Ada orang nggak tadi? Ada di rumah Buat orang. dalam. Asas, ada lagi. Dalam. Alah, Lu jawabanin dulu lah. di dalam. Jawabanin dulu aja. Dalam kan? Iya itu lu turun ke bawah itu dia ke pintu itu nyamperin. Sengaja. Tuh dia naik lagi. Dia keluar. Anjir, dong. Kampret emang. Espresso. Sianya lupa gua. Misi nyawa. Datang apa? OMP. I got supplies. OMP. Nyari Uzi sekalian. Biar sekalian gitu. I got supplies. Anjir 300. Skut. Apaan tuh?
Kar. Pakai aja. Kan. Siapa tahu mau pakai. Kan sini saya minjem. Kok minuman gua gak ngaruh ya? Ini zona keberapa sih? Oh, satu baru kayaknya. Pesan satu ini. Kok gak ngaruh ya? Ngaco nih. Gak ada peluru lagi. Anjir, cukup gua banyak amat nih. Cukup 6, cukup 4. Cuma senjata gua gak bisa jauh. Senjata gua ini ya Thompson. Gua buangin ya. Buang aja. Pelurunya. Cukup. Buang aja. Enggak cukup. Nggak. Zona aja dulu. Asas. Habis kan? Kampung. Nih. Ya, kok kira pakai inian. AR. Motornya Sabto ini. Bisa ganti senjata. Kapan jatuh itu? Gak bisa ganti senjata. Yang habis apaan itu pelurunya? SMG. Vektor. Oh, Vektor. Ini. Habis. Jalan aja lah. Anjir, Oyen lagi. Turun. Kenapa emang? Banyak tuh. Ada Power Ranger pakai Vespa.
nggak bisa turun gua. Sama. Jatuh. Kampret nih kurus banget ya. Sisa-sisa pertempuran. Tertinggal dia di sono. Di atas. Watch out! Watch out! Watch out! Turun gak dia? Enggak. Sini berarti ke rumah. Sini dia harusnya. Keburu lari dia.
atas bukit. Ke atas aja yuk kita. Ke atas. Ntar dulu, jangan dulu. Atas mana? Marked a location. Dia belum berubah. Si Jona. Apain lu pakai mobil? Oh, ada satu orang tadi. Belum ketahuan. Tiga lagi. Dari sono gua ngerinya. Serlok dia. Ada orang loh. Tembak lah kalau ada orang loh. Dua lagi. Entah di mana berada. Di rumah ini nih. Bukan, anjir, kanan. Di bukit. Sniper. Buset. Gua di cover dong. Cover bagaimana gua jauh? Anjir. Guys, Di mana lu? Diam-diam di situ. nggak usah lu, udah musuhnya aja lah, udah tinggal dikit gitu, dua. Satu di rumah lo. Rumah mana sono? Satu di rumah ya, di situ, rumah itu. Satu lagi di kiri. Keker lah. Kayak kekeran. Senjata lu AKM nya pakai. Nah, di situ pakai kar. Dan dari situ dah masuk zona berarti dia. No, di rumah di kiri, no, di rumah no kiri. No ke rumah, no masuk ke dalam rumah. No, dua-duanya di situ. sono. No. Iya. Biarin aja dulu biar seru. Kalau mereka musuh, kalau mereka berteman, Tuh, sono tuh. nyari lu doang berarti. Majuan lagi lu ke rumah depan tuh. Sini Itu dia ke batu kesini. yang itu yang depan. No, itu. Ah, udah biarin, lepas berarti tadi temennya. Darah. Kiri. Tuh, batu.
pandai nyembuhinnya. Dia belum nyembuhin lah. Udah itu udah berdiri. Oh, karena menang ya. Belum. Aduh, 785. Salah kostum gua. Nah, ini harusnya. Dia main dong. Tuh laut. Unyu-unyu. Aduh, nomor paling bawah seram itu nggak ada namanya. Bawa dong, jangan mau nunjuk doang. Kali-kali mau ini nunjuk doang. Ngajaknya kemari, turunnya di mana? Nggak sopan. Jembal atau bagi-bagi, bagi-bagi. Bagi-bagi. Bring up voice chat. Bagi sete. Bodoh amat. Uzi. Ada Yuzi. Withdraw doang lagi.
I got supplies. I got supplies. Tadi banyak botnya, kan nggak ada. Habis di awal. Suppressor dong. Pressure apa? SMG lah. Hujan lagi. Habis ini berkabut dah. Ada bot. 26 tuh. Ada bot dari sini berarti. Ini gua. Bukan bot ini mah. Ada lagi. Orang kampret. Orang apa bot? Orang itu. Pinter nembaknya. Ayo. Tinggal jagain lu. Pinter nembaknya. Kagak ada supe. Peluru hijau siapa yang pakai? Gua. Enggak. Tapi nggak terlalu pakai gua. Udah cukup 100 juga. Uangnya. Buang aja. Scoop banyak banget nih, scoop 4 tuh. I got supplies.
motor malah berisiknya aja, tenaganya kagak ada. Ini nggak jalan nih. Kardus. Giliran ada kagak diambil, nggak bisa ya, bego gua. Oh ini sniper ini Orang-orang mah, suppressor sniper. Wih. Di mana? I got supplies. Oh, Karnya di atas tuh. Checkpadnya di sini. Suppressor AR tuh. gimana Dakar? Itu di. Gimana Dakar? I Di got atas, di atas. supplies. Atas mana? Itu tuh. Tuh ditandain tuh, gua tandain tuh. Sini kalau nggak salah. Oh, Gua ambil suppressor aja. di mana? Tanda mobil. Gitu ditandain tuh. Tanda gua. Sini kalau nggak salah nih. Marked a location. Ini checkpadnya itu suppressornya di sini. Kasar udah dapet. Nih suppressornya nih. I got supplies. Biar bercep. Ngapain itu dia di sini tuh? Au. Bakar ikan lu. Nih kan lu. I got supplies. Paradise, malas gua. Banyak amat kan. I got supplies. Banyak sini mah. Pakai juga. Anjir nggak ada supre. Supre jual. Watch out. I got supplies. I got supplies.
apaan isinya? Udah. Ke atas lah. Tinggal 13. Orang mana nih? Di belakang dong. Di rumah kiri deh. Oh itu tuh. Tandain dong. Marked a location. Enggak kelihatan langsung. Kagak nongol lagi. Kanan berarti ya. Gue lagi ngatur inian giroskop di belakang gua. Mana sih? Kagak ngelut lagi.
Hmm. Marked a location. Anjrit. WM dong. Pantesan sakit. Merepet, merepet, merepet. Keburu hidup nggak gua? Tuh nggak akan keburu lah. Baru juga berdirian. Pindah ke zona lah. Masih di batu dia. Di balik ini banget. Sumpah. Tuh. Seru nih 1 lawan 1. Iya, lempar-lemparan. Lu kena nyon. Nah, waduh. Anjir, gak kena-kena. Yang nginam. Assalamualaikum Bapak. Thank you. Bring up voice chat. Ini server apa sih ini? Middle of the night.
magot, tidak ada senjata. Biasa aja nanti. Wis, ada orang ternyata. Sebelah sini. Sorada. Tomb Raider double WMD. Pubgm ya. Udah jauh banget lah. Pusing gua pakai scoop 6 nih. Gua bawa dulu deh. Mau lu? Bawain. Ada. Nganan aja kita, nganan aja. I got supplies. Apaan tuh? Sip banget. Kecilin. Kenapa? Sip, nggak kena. Berjanji akan berjuang demi kalian. Makasih ya, Bu. Oh. Bot tuh. Ada orang tadi pakai baju putih di sini. Ini nih.
36. Scoop 2. Jangan lewat situ, gila. Banyak banget. Gue kecilin ya. Ih, ada orang pusing di sana. Hah? Di sini aku mau. Marked a location. Waduh, Anjir. Dari mana? kelihatan emang. Puter-puteran lah kayak ninjaan. Belum main tak? Orang duluan ya. Migran Siap. Migran. Ini tadi tuh udah tidur, baru bangun, makan, main. Duluan ya. Pesawat kayak pakai pesawat. Migran mah. Duluan ya om. Yo. Ya. Bye-bye. Tadi yang di sini mana kan? Di sini kan? Hah? Tadi ada yang di sini gue tembakin gimana? Aduh anjir. Orang itu mah. Di mana? Marked a location. Tuh, kelihatan dari atas kan? Enggak, gue di bawah. Bego gua. Asli. Lagi tembakin bot di belakang. Sampai temen botnya tuh. Nah, gue nggak bisa ngeliat temen dong. Lihat teman gimana?
Yang on siapa nggak ada. Pas ya. Yuk. Minor issue. Apa ya? Sembilan bulan. Oh ya. Ke bawah saja. Kelelep lagi lu. Anjir, gua nggak ditolongin dong. Lu pakai kelelep segala. Kalau lep kagak ditolongin anjir. Kalau ada pelampung gua kasih dah. Nyangkut di lobby. Sini aja, sini. Itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa di situ. Lu itu lu. Lu dong situ. Bagus banget.
Dua dia. Superhero masa begitu. Lu nengok superhero-nya nah. Kelengak-kelengok. Ke rumah ujung pasti. Tuh nyamperin lu. Kagak lihat lagi. Bego. 3 ini kagak lihat. Bego. Oh lihat dong, dia lihat dia. Kagak dong, bego. Kanan lah. Giliran gerak ntar kelihatan pas. Giliran diam kagak ditembak. Mana? Cuma gaya-gayain lagi tuh. Ini mah bot. Gue. Iya Jona. Langsung obat. Nggak ada bot, mana bawa obat. Dia relock dong. Nih, Apa ya? sedih. Kampung. Pulang kampung. Lu
Lu yang bawa. Dapat scoop belum? Lah. Kang. Udah.
Woi, Jona, woi. Woi, Jona, woi. Hmm. Woi, Jona, woi. Mana tuh? Bedug kali. Buat itu mah fake. No. Mana? SLL lagi. Jauh. Kayaknya enak ya. Ini apa? Oh, udah SMB tumben kosong. Biasanya gampang. SMG biru. I got supplies. I got Suppressor. supplies.
Supres apa? 6 I got supplies. SMG. I got SMG. supplies. Scope 6 kar. Marked a location. Anjir gelap. Pakai mobil aja gelap Pede ya gimana. sebagai baju itu. Numpang gelap. To drop all. Aduh. Mau kemana buru-buru? Jono Ngumpet, masih di sini kok. ngumpet gua mah. Congratulations to the class of 2020. Now let's turn it up. Balik lagi.
Drinking at home at 10 in the morning is not only That meant ownership. Die. And I know of 500 Baskin. Freedom of speech, and also restore the kind of honest, informed, fact-based debate that is the starting point for tackling the challenges we face. Finally, even if it all seems broken, Thank you, President Obama and Mrs. Obama, for including me in this very special day. And congratulations to the class of 2020. You have arrived here in the middle of a global crisis, a racial pandemic, and worldwide expression of outrage at the senseless killing of yet another unarmed Black human being. And you still made it. We're so proud of you. Thank you for using your collective voice and letting the world know that Black lives matter. The killings of George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, and so many others have left us all broken. It has left the entire country searching for answers. We've seen that our collective hearts, when put to positive action, could start the wheel of change. Real change has started with you, this new generation of high school and college graduates who we celebrate today. I did not get to experience college like some of you, or the campus parties that left you struggling the next day in class, although that could have been fun. But my parents did teach me the value of education, how to be authentic in my actions, and how to celebrate individuality and the importance of investing in myself. Dear graduates, please remember to take a little bit of time to give thanks to your family members and the community who's been such a big support system for you. You are achieving things your parents and grandparents never could imagine for themselves. You are the answer to a generation of prayers. Now, some of you might be the first in your family to graduate from college. Maybe you did not follow the path that was expected of you, and you probably questioned everything about your decision. But know that stepping out is the best thing you can do for self-discovery. I know how hard it is to step out and bet on yourself. There was a pivotal turning point in my life when I chose to build my own company many years ago. I had to trust that I was ready and that my parents and mentors provided me with the tools I needed to be successful. But that was terrifying. The entertainment business is still very sexist. It's still very male-dominated. And as a woman, I did not see enough female role models given the opportunity to do what I knew I had to do. To run my label and management company, to direct my films and produce my tours. That meant ownership, owning my masters, owning my art, owning my future, and writing my own story. Not enough Black women had a seat at the table, so I had to go and chop down that wood and build my own table. Then I had to invite the best there was to have a seat. That meant hiring women, men, outsiders, underdogs, people that were overlooked and waiting to be seen. Many of the best creatives and business people who, although supremely qualified and talented, were turned down over and over as executives at major corporations because they were female or because of racial disparity. And I've been very proud to provide them with a place at my table. One of the main purposes of my art for many years has been dedicated to showing the beauty of Black people to the world, our history, our profundity, and the value of Black lives. I've tried my best to pull down the veil of appeasement to those who may feel uncomfortable with our excellence. To the young women, our future leaders, know that you're about to make the world turn. I see you. You are everything the world needs. Make those power moves. Be excellent. And to the young kings,
Lean into your vulnerability and redefine masculinity. Lead with heart. Mereka satu squad ya. There's so many different ways to be brilliant. I believe you and every human being is born with a masterful gift. Don't make the world make you feel that you have to look a certain way to be brilliant. And no, you don't have to speak a certain way to be brilliant. But you do have to spread your gift around the planet in a way that is authentically you. To all those who feel different, if you're a part of a group that's called Other, a group that does not get the chance to be center stage, build your own stage and make them see you. Your queerness is beautiful. Your blackness is beautiful. Your compassion, your understanding, your fight for people who may be different from you is beautiful. I hope you continue to go into the world and show them that you will never stop being yourself, that it's your time now. Make them see you. Now, if you've ever been called dumb, unattractive, overweight, unworthy, untalented, well, so have I. Whatever you do, don't let negativity of people projecting their own self-doubts on you deter you from your focus. I know those moments are painful, and you're human, and it hurts like hell, but now is the time to turn those criticisms into fuel and motivation to become Respect is everything. There's no successful relationship without a successful movement if the basic principle is not respect. The world will respect you as much as you respect yourself. I'm often asked, what's your secret to success? Di atas di gua sama di kanan lu satu. Mencar Put in dia. that work. There may be more failures than victories. Yes, I've been blessed to have 24 grams, 46 times. That meant rejection 46 times. Please don't ever feel entitled to win. Just keep working harder. Surrender to the cards you are dealt. It's from that surrender that you get your power. It can be the best motivator to get you even bigger wins. So never compare yourself to anyone else. There will be wins and losses. There will be tears and laughter. You'll feel the shades of life. Now, with success comes challenges. With your wins, you may start to notice people spending a lot of energy trying to tear you down. Try not to take it personally. Unfortunately, it's something that comes along with success. Whenever you feel like you're not in control or the world is against you, let that vulnerability motivate you into great negative thought. So you can lead life. Kan gua nge-kill ikut kehitung lu. Iya. Tinggal 6 lagi. Duluan ya. Yuk. Thank you. Sama-sama. It's the fastest, most extreme, and most exclusive production super sports car in the world. The French-made vehicle shoots along the road at a top speed of 420 kilometers an hour. This hypercar scratches at the boundaries of physics, a motorized superlative. It is this ambivalence between beauty and beast. To awaken the beast in this ultra-powerful engineering work of art, the developers have made the best even better. You start working where others have stopped. The mission, a hyper sports car with 1,500 horsepower and a top speed of 420 kilometers an hour. The whole world said you'll never manage to cram so much power in a car. The whole world was wrong, but the enormous power concealed in this rocket poses new challenges. You have to be sure that you've still got enough weight on the front that it won't take off.
To ensure a healthy body mass index, Alsace engineers have fitted the all-wheel drive vehicle with lots of carbon, titanium, and magnesium. Lots of things you would normally only find in Formula One cars. And the elegant top athlete with the 16-cylinder engine is anything but normal. The design engineers all agree about that. Can you compare the Chiron with another vehicle? No. God created heaven and earth, and the French created the Bugatti Chiron. The spearhead of vehicle construction is located in Molsheim, France, the Bugatti Hyper Sports Car Manufactory. These record-holding dream cars have been built on the site of the former family estate for the past 110 years. Built in 2004 in the form of a company logo, the Alsatians lovingly refer to the new production building as the Dream Factory. Inside, 20 employees assemble up to 16 vehicles at the same time at 12 stations. With these production figures, Bugatti is part of the haute couture among vehicle manufacturers. The Bugatti Chiron is the flagship of the current collection. It's a lot of manual work. It's like in a Formula One racing stable. Everything's handmade at various stations. Some 300 people work at Bugatti. Engineers, sales representatives, and purchasers. People who share a passion to develop, build, and sell super sports cars. It takes 2 months until the French have assembled around 2,600 individual parts to form a new motorsport work of art. The Chiron's hood conceals pure performance. The world's most powerful production engine has 16 cylinders and a displacement of 8 liters. This enables the Bugatti to reach its record-breaking speed of 420 kilometers an hour. 4 offset operating turbochargers accelerate the 1,500 horsepower projectile from 0 to 100 kilometers an hour in just 2.4 seconds. Instead of a classic production line, there are 4 special stations in Molsheim. They each contain 2 independent lifting platforms. Because the sports coupe is made up of 2 parts, which the employees marry with one another during production. 3 mechanics always assemble what is called the Chiron's rolling chassis strictly by hand, the drivable naked vehicle skeleton. An expensive delivery is waiting at the Bugatti cargo ramp. This body component heralds the construction of a new all-wheel drive behemoth. The monocoque is a hollow driver cockpit and is made entirely of carbon fiber reinforced plastic, or CFRP. 4 steel journals now rise up out of the gleaming shop floor. 2 workers install an assembly platform on them. The production crew then heaves the 150-kilogram carbon framework onto the platform. Each material that the Bugatti design engineers install fulfills a specific purpose. The materials we use at Bugatti are the finest, but also the lightest available. We use lots of magnesium, titanium, carbon, and aluminum, lots of things that you would normally only find in Formula One cars. There are no miracles in technology. Our Bugatti Chiron is capable of topping 400 kilometers per hour and can accelerate from 0 to 100 in less than 3 seconds. We're talking about numbers and performance that are somehow unreal. But this simply represents a lot of work at the development and also at the production level to ensure this performance is always achieved. The technicians install the wiring harness inside the carbon cockpit. The harness consists of 2.5 kilometers of cables and is the nerve system of the Chiron. It connects the vehicle's 20 control units. The mechanics fasten the electrical wires to the monocoque with titanium screws. Like all of the other elements in this racing machine, the wiring harness is also designed as compact and light as possible. The rear frame of the exclusive coupe is assembled on the second platform.
But first, the workers move the assembly frame to the heart of the Bugatti, the 640 kilogram 16-cylinder engine. Due to the size and the enormous weight of this unit, the assembly platform comes to the engine in Molsheim. The mechanics use a crane to put the German-built high-performance power plant down on the assembly platform. The engines are manufactured at the Volkswagen engine plant in Salzgitter. Covering 2.8 million square meters, this site boasts its own Bugatti department. Whoever works here belongs to the absolute elite among engine mechanics, as the 16-cylinder is considered to be the holy grail of engines. 2 technicians need 1 week to build one of the 1,500 horsepower quad-turbo engines. We build a car that does over 400 kilometers an hour and drives elegantly to the opera in the evening. To do this, you need not only a car that can achieve this, but also an engine that's capable of driving in the summer and winter, in cities, traffic jams, as well as on racetracks, and that's something of a challenge. Formula One teams are good at building racing engines with lots of power, and Volkswagen is adept at building good engines for the road, for golf. But this combination of 2 worlds is Bugatti's specialty. Christened production nests by the technicians, the 4 workplaces in the engine department are also special. Each station is structured so that a complete unit can be built here. The experts manufacture a total of 3 of these powerful heavyweights per week. To make the engine as compact as possible, 8 cylinders are distributed over each of the 2 V-shaped banks, thus creating an artificial W engine with 16 cylinders. The W16 achieves its maximum acceleration with 4 high-performance turbochargers. Via a turbine, the quartet compresses the air intaken at the front of the vehicle and presses it into the combustion chamber in stages. Thanks to what Bugatti calls sequential turbocharging, Turbo 3 and 4 cut in at 2,800 RPM. This prevents turbo lag and therefore ensures constant power. At Production Nest 2, a new crankcase is ready to be assembled. A mechanic has just installed the pistons in the 16 cylinders and connected them to the crankshaft. Before the engine builders continue their work, they use an electronic torque wrench to simulate engine operation. For instance, this allows the workers to check that the piston stroke does not lead to friction on the cylinder wall. Otherwise, serious engine damage called piston seizure could occur later while driving. The Chiron's engine is made up of around 3,700 individual parts. The technicians pre-assemble individual components at workplaces next to the assembly stand. This worker is assembling various engine elements. Here, he is fitting a fuel pump. Later on, it will deliver the required quantity of fuel to the engine. The worker then installs the alternator. Its task is to generate electricity for the starter battery and other electrical components. At the same time, his colleague prepares the oil pan for assembly. It has to be absolutely leak-tight, because later on the pan contains the engine oil needed to lubricate the 16-cylinder engine. This is why the technician now takes it to an automatic station. 2 different processes take place here. First, a special oxygen plasma cleans the surface of the pan. Although the engineers pay strict attention to cleanliness, there is still a fine layer of dirt on the components. The station then applies a black sealant onto the edge of the magnesium pan. Once the sealant has been completely distributed, the technician has 20 minutes to assemble the component. To do this, he positions the oil pan over the crankshaft onto the lower side of the engine block and seals it.
Only specially trained technicians are permitted to build the Chiron engine. Whoever has successfully completed the additional 2-year training can justifiably feel proud. I'm one of a total of 8 technicians worldwide who are permitted to build this engine in series. Of course, that makes you very proud. It's like you made your hobby your vocation. You can already get a sense of the enormous dimensions of the combustion engine at Station 3. The quad-turbo engine draws its power from the ignition of a fuel-air mixture. These camshafts ensure the correct mixing ratio. Driven by the engine's chain, the cams rotate around their metal shaft and thereby press alternately on the valves of the individual cylinder heads. This enables them to open and close in a specific stroke. The mechanics bolt 2 of these 1-kilogram engine components per cylinder bank. The W16 engine in the Chiron has a total of 4 camshafts. So that the mixture can ignite, the engineers now insert 16 spark plugs into the cylinders. They supply the final pulse for starting the engine. They also influence the 4-stroke engine's performance, consumption, and pollutant emissions. The plugs generate a powerful spark between 500 and 3,500 times a minute. The resulting explosions set the ranks of pistons in the cylinder bank in motion. The stripped engine, meaning all of the components needed to operate the drive unit, is now complete. However, the massive power plant is considerably bigger when fully assembled. All further attaching parts are true to the Bugatti philosophy of more power and maximum performance. The final dimensions of the engine in a Chiron are 4 times those of a standard passenger car engine. Since 2005, the engines for the French luxury brand have been hand-built at the plant in Salzgitter. Even when the company was founded in 1909, the engine blocks were cast by hand at Bugatti. Back then, the engines for the first models were produced at the plant premises in Molsheim. Although working conditions 110 years ago were certainly tougher, the basic structure of high-performance engines has barely changed. With his racing and luxury cars, the Milan-born company founder was considered to be a legend of European automobile history, even back then. Ettore Bugatti developed and built vehicles that are still icons of motoring history today. Cars like the T35 or the Bugatti Atlantic. Ettore Bugatti was a perfectionist and did incredible things here in this plant back in the 20s and 30s. The simple fact that we call our plant an atelier rather than a factory is quite a statement in itself. The entire Molsheim site here in Alsace, France, is unique for an automotive manufacturer because it exudes pure history, and no other manufacturer can offer that. The name Bugatti stood for revolutionary ideas from the get-go. In 1933, the Milan-born visionary even built a rail bus with a top speed of 200 kilometers an hour. Ettore was often laughed at for his unconventional ideas. But in the 1920s, Bugatti's super sports cars achieved worldwide fame, thanks above all to their record number of 2,000 race victories. The name Chiron also played a role back then. Chiron was a racing driver in the 1920s, a very successful one, who won a lot of races with Bugattis. And today, the Bugatti Chiron, named after him, is the ultimate hypersports car. And the engine is at the heart of it, an 8-liter engine with 16 cylinders and up to 1,600 horsepower. However, the objective of building the world's fastest production sports car in the form of the new Chiron was viewed very critically by the industry.
The whole world said you'll never manage to cram so much power in a car. But a displacement of 8 liters over 1,000 horsepower is a conventional task. You add turbochargers to it, and at some point you achieve that power, and then you're faced with a big problem that you can't find a test bench anywhere in the world that can cope with this power. But the engineers solved precisely this problem. On an internally developed test stand, they put the 8-liter engine through its paces until the manifold glows. Once completed, the engineers test the power output and, above all, the durability of each power plant. Behind the roughly 30-centimeter thick safety walls of the test booth, the team has strapped the combustion engine down and coupled it to a dynamometer. It's able to demand the engine's full output of 1,500 horsepower at 6,700 revolutions per minute. The stress applied on the test bench is significantly higher than during vehicle operation. An engine is tortured for up to 1,000 hours on the test bench. That's hundreds of thousands of kilometers on the road. If an engine has survived that, it can survive anything. A gigantic blower cools the engine during the test. Special sensors measure a total of 500 different values, which the testers check on the monitor. The tests were also an important part of developing the 16-cylinder engine, because the results were incorporated into its 3D model and helped the design engineers to detect possible critical areas. It took 3 years to develop the Chiron's power plant. Often, optimization requirements also arise due to legal specifications. Corresponding measures that the engineers plan on their screens then have to be verified on the real component. During a special auditory test, an acoustic engineer checks whether the exhaust system simulation matches reality. To do this, the sound expert applies a pure tone to the exhaust tailpipes using a loudspeaker. The sound causes the air particles inside the system to vibrate. The engineer records the resonance using a microphone. This allows the sound and the volume to be viewed on the monitor. By 2026, passenger car driving noises have to be reduced to 68 decibels. That's roughly the same as a television at low volume. At the same time, however, the engine sound must not suffer. The acoustic factors are particularly crucial to the experience of driving the Chiron. What the driver's hearing is an entirely unconscious process. Nevertheless, he needs specific information. He wants to know when the road changes. He wants to know whether the engine RPM is too low or too high. He wants to know what the absolute vehicle speed is via the wind noises. If any of this information is missing, the vehicle is perceived as unharmonious. The rolling noise is relevant, how the windows are constructed, how well the chassis is insulated from the cockpit. All of this characterizes the overall noise perceived by the driver. This all has to be composed to form a consistent concert to achieve a positive experience in the vehicle's interior. And who better to test this experience in new models than a genuine motor racing expert? The former Le Mans winner, Andy Wallace, is Bugatti's test driver. He has already driven around 100,000 kilometers in the luxury sports car from Molsheim. An absolute dream job. The Briton also provides the developers with direct feedback about the Chiron's performance and handling from the driver's cockpit. If you like cars and you can maybe dream about supercars, this one is the top, the very top of the pile. And for me to be able to drive this car every day, if you told me that when I was 7 years old, I never would have believed you. So for me, it's fantastic. However, Wallace will be thinking about the following drive for a long time to come.
With this Chiron, the Briton will set a new speed record of 304.773 miles an hour, or 490.484 kilometers an hour. The Chiron Supersport 300 Plus pre-production model offers an additional 100 horsepower, totaling 1,600 horsepower. On the test track in Iralessin, Germany, its tires will be rotating no fewer than 4,100 times per minute. This would be the first time in history that a production vehicle breaks the 300-mile-an-hour barrier. And off he goes. Andy Wallace floors the accelerator and is already doing 100 kilometers an hour 2 seconds later. Covering around 11 square kilometers, the test site lies at the center of a pine forest. Curves and straights follow in quick succession. This makes it difficult to keep the vehicle on track. You're constantly turning to go straight, and this is at the same time that you're traveling 136 meters per second. Everything's coming at you really, really quick. So the senses coming into you are crazy, and you have to try and keep all that under control. And it's not something you do every day, so it's not something you can practice. You just end up doing it, and it's pretty impressive. 3.5 kilometers ahead of the record. The Chiron is still picking up speed. The down thrust, also called downforce, on its rear end increases. This causes the front end to lift. The Bugatti uses a complicated aerodynamics concept to counteract the principle that helps airplanes to take off. After 70 seconds at full throttle, Wallace breaks the record. Wow, guys, what a fantastic car. Anjir. Dankeschön, grazie, merci. I can't thank you enough. In the atelier in Molsheim, France, a worker transports an important component to a newly arrived engine block. Two mechanics now couple this 7-speed direct shift transmission to the power plant. The automatic shift unit ensures constant power output when shifting gears. Because one clutch closes at the same time as the other is opening, the automatic transmission ensures consistent tractive force. The workers then take the new drive unit to an assembly station. Covering 1,000 square meters, the shop is more akin to a sterile operating room than a vehicle workshop. There are no oil stains or rubber abrasion from car tires on the highly polished synthetic resin floor. The two-seater's engine alone costs around 300,000 euros. Over the next few hours, the rear section of the vehicle will be built around the high-performance unit. To do this, the Bugatti surgeons first attach the chassis to the side sections of the body alongside the lifting platform. They are also made entirely of carbon. A technician first bolts the independent wheel suspension elements to the carbon fiber framework. The hypercar has no rigid axle. This means that each wheel can be actuated individually and therefore has maximum grip or contact surface on the asphalt. As a result, the 2-ton Bugatti remains stable even when taking tight corners on a wet road surface. Depending on the driving situation, the onboard computer regulates the 4 wheels' toe and camber to ensure this. The entire substructure of the extreme sports car is adaptive. These suspension struts that the technician is installing can also be optionally set to a family car or racing car profile. The hardness of the damper, called its characteristic in technician jargon, is adjusted by allowing more or less oil to flow from one shock absorber tube to the other. The worker now mounts the finished side section on the engine block with his colleague.
Building a new hypercar in the exclusive French manufactory is complicated and involves 2,590 individual steps. Good timing in the production sequence is absolutely crucial. We always assemble 16 vehicles at the same time, using 20 employees. These include 7 mechanics, 4 coach builders, 3 technicians who assemble the vehicle interior, 2 painters, and 4 electricians. This team of 20 persons assembles a vehicle in 8 weeks. This needs to be well organized to avoid delays and ensure that the customer's satisfied. Next, the supercar is fitted with its exhaust system. When the engine is running, temperatures as high as 500 degrees can be reached at the rear muffler. That's why this employee first installs a galvanized heat shield on the exhaust pipes. His colleague carries the gigantic exhaust to the chassis. Later on, 6 tailpipes rid the Chiron of everything the 8-liter power plant spits out of its 16 cylinders. The team now fastens the enormous titanium muffler to the rear end of the emerging Bugatti. Titanium is light, ductile, and particularly heat-resistant. This is important so that the material does not crack under the extreme heat. The crew then clads the mid-engine with further elements to protect it on all sides. We've now fitted all the parts around the engine, and once we've assembled, bolted, and connected everything, we can connect it to the front section, to the monocoque. This is what distinguishes us from classic mechanics in a garage. This really is assembly. We start with nothing and build the vehicle. And that is the difference between this and other vehicles, because this is an exclusive car, an extremely powerful vehicle. You have to work very precisely, you can't afford to make mistakes. It's now becoming cramped in the monocoque too. Such a cockpit framework contains a total of 320 square meters of carbon. Placed end to end, all of the individual carbon fibers are 9 times the distance from the Earth to the Moon. A mechanic is now fitting one of the Chiron's 2 differentials on the underbody of the chassis element. A computer tells him whether he has tightened all of the bolts to the correct torque and stores his production data in the system. The differential compensates the differences in wheel speeds when cornering. The wheels on the inner side of a corner cover a shorter distance than the outer wheels and therefore turn more slowly. Conversely, this means that the outer wheels require more power to cover the greater distance in the same time. A transmission inside the differential distributes the engine's power to the hypercar's individual wheels to varying degrees. Bringing the vehicle to a stop from its top speed of 420 kilometers an hour poses a major challenge for the brake system. The temperature can soar to 1,100 degrees when the supercar is braked. That's as hot as glowing lava. The men in the atelier therefore also fit a heat shield on the wheel suspension before installing the carbon ceramic brake discs. One of the sport brake discs weighs around 8.5 kilograms. Its caliper is the world's largest 3D printed titanium part. The Chiron currently has the most powerful brakes of any production vehicle worldwide. But this is not enough for the French. I have here a design model of a brake saddle that we don't have in production yet, but we're testing it. Where you see material on this part, that's where the load path is happening, and that's where
The strength needs to be on this building part. And where there is no material at all, there's also no load on the part. That means you can save that weight. It doesn't need any styling lines, but just the pure genius of the technical development is aesthetically so interesting and so intriguing that you leave well enough alone and apply it to the car. And this is really fascinating in itself. The Bugatti crew assembles the front of the monocoque. This worker is fitting a guard for the Chiron's sensitive electronics and mounting a control unit for controlling the vehicle dynamics. Later on, this so-called ESC helps the driver to keep the hypercar under control. By specifically braking individual wheels, for instance, the system prevents the vehicle from skidding when cornering at high speed. Over a period of 4 days, the team has installed 2,600 components at the special stations. An important ceremony is now on the agenda for the front and rear frames. Like everything at Bugatti, the marriage of the monocoque and the rear section in the Molsheim Luxury Atelier is something special. The crew first moves the platforms to the same height. The frame sections have to fit precisely in one another. In the worst case, the construction would have to be taken apart again to adjust individual elements. The three men now maneuver the 750-kilogram rear section to the monocoque. The iron wave accompanies the rear section to its better half. The team gathers its strength again for the last few centimeters. The fact that the Chiron's chassis consists of two parts offers several advantages. So that the driver's cockpit is subsequently stable and therefore as safe as possible, the front section is made completely of carbon. However, the entire body is too big to be built entirely of this lightweight material. The vehicle is also designed so that the rear end can tear off in the event of an accident. Because if the engine catches fire, things quickly become dangerous. A total of 14 titanium bolts that the technicians are now fastening ensure that the front and rear sections are joined firmly together. On the underbody, two Bugatti mechanics now fasten the lines for the luxury car's operating fluids. Later on, engine and transmission oil as well as brake fluid will flow through them. The Chiron's fuel hoses are made of tough polyamide plastic. The airstream at the front end of the vehicle ends up in these two carbon chambers. Via special filters, it flows into the 4 turbochargers compressors, where it is then forced into the cylinders at increased pressure. This means that there is more air and therefore more oxygen for combusting the fuel. The result is a more powerful explosion, higher pressure, and thus linear engine power output. The Bugatti's special tires are custom products from Michelin. With a width of around 36 centimeters, the tires have to withstand enormous forces during vehicle operation. At maximum speed, the wheels rotate around 50 times per second. This means that 7 metric tons are pulling on their tread. That tortures the tough rubber. The Chiron is fitted with semi-slicks. They have a lower tread depth and therefore less weight. As a result, the tires offer plenty of grip despite the enormous centrifugal forces. A set of the semi-slicks costs €9,250. The hypercar is now filled with its operating fluids. An employee feeds the vehicle with engine oil, brake fluid, and 40 liters of water. When the car is driving, this is circulated 20 times per minute by the pump to prevent the engine and powertrain from overheating. The mechanic then fills the hypercar's tank. The fuel tank can hold 100 liters of gasoline. The Chiron consumes an average of 22.5 liters every 100 kilometers. The Bugatti's rolling chassis now proceeds to its first test station in the Atelier's annex.
The French had to develop a new dynamometer for the Chiron, which is capable of withstanding the hypercar's 1,500 horsepower. This means that the Bugatti dynamometer is also the most powerful of its kind in the world. A technician first attaches the 2-ton vehicle to these wheel clamps. The safety flap of the acceleration roller then drops down and the ventilation system shafts rise up. Then he fastens a fresh air hose to the front of the chassis so that he doesn't suffocate in the cockpit. His colleagues have provisionally fitted a windshield in the luxury car. The technician now also fits 2 doors to establish the most realistic conditions possible in the vehicle interior. Now, the high-performance car can show what it's made of for the first time. The employee accelerates up to 200 kilometers an hour. The sports car has to complete a total of 342 tests. He tests the engine, the transmission, and all vehicle dynamics programs for 3 hours. The Bugatti covers around 60 kilometers on the dynamometer. This Chiron has passed all of the tests. The employee releases the vehicle from the wheel clamps and removes the doors. His colleague now takes this superlative on wheels to the next station. Here, the Chiron is dressed in its Sunday best. To do this, the exterior crew pre-assembles the body parts next to the lifting columns and cleans and polishes them. The individual elements are large and fragile. That makes this work step extremely demanding. We get parts that are perfectly painted and absolutely flawless. Sans aucun défaut. What is then complicated for us is to install these parts without damaging them. That's not easy. We have to take great care, work very precisely, and attach the parts so that everything is perfect for the final quality check, and the customer is ultimately satisfied. It takes up to 4 days to clothe the vehicle. Installing the windshield is particularly complicated. It has to be positioned exactly and be absolutely watertight. To install the windshield, the technicians first coat the body with a primer. They apply a special adhesive onto the safety glass. The workers then place the windshield onto the vehicle frame using a vacuum lifter. The 2-component mixture reacts to form a particularly elastic resin and ensures that the glass can withstand even strong vibrations. Each Chiron is a unique work of art and can be completely individualized. The choice of material and color combinations for styling the vehicle is virtually unlimited. Ettore Bugatti himself once said perfection is never achieved. But to this very day, designers have been attempting to create the most perfect models with a mixture of unbridled power, technical beauty, and flawless elegance. To accomplish this, they work closely with the developers, because the paramount objective of motorsport artists is form follows performance. The striking C of the Bugatti DNA on both of the Chiron's flanks therefore also serves a specific purpose. To a lot of people, that line looks like a stylistic idea of a designer, or, oh, because it looks so nice and romantic, let's just do it like that. It's exactly the opposite. The performance need from the engineer was as much air intake along the whole body side of the car was needed to feed all that pressured air into the engine compartment for cooling purposes. And for me, that is always the most authentic way as a car designer that I can answer the need of a technical problem with a stylistic combination. Bugatti's vehicle DNA has constantly evolved according to this principle. Due to its shape, the exclusive coupe's extraordinary radiator grille has been nicknamed the Horseshoe. In 1910, however, the first Bugatti model, the Type 13, had an egg-shaped front end.
To improve the vehicle's aerodynamics and cool the increasingly larger engine, the designers adapted the look of the grille to the technical requirements. Probably the only part of a Bugatti whose shape or weight has not been optimized is the brand logo. This Chiron in the atelier in Molsheim is now almost fully dressed. Each paneling element also plays a role in the complex aerodynamics. This consists of active and passive systems. All of the components integrated into the paneling are passive. The active modules can be actuated and adjusted to the position and speed of the vehicle. The super sports car is a master of aerodynamics. The air curtains at the front specifically guide the impacting air pressure through and past the vehicle. This presses the Chiron onto the asphalt and cools the brakes. The 1.5-meter wide rear spoiler adapts fully automatically to the respective driving situation. 0.8 seconds after applying the brakes, the adaptive wing tilts to an angle of 49 degrees, thus acting as an extremely effective air brake to decelerate the Bugatti. The hydraulic spoiler is the last of a total of 55 panel parts that the mechanics fit onto the luxury car. We regulate the angular position of the rear wing, the diffuser flaps, and the underbody via the speed range. This is how we ensure that the vehicle is safe in every driving situation and that the focus is on straight line stability or agility. In 2017, the air brake played an important role in another world record. Formula One winner Juan Pablo Montoya accelerated the Chiron to 400 kilometers an hour from a standing start. After 700 meters, he was already doing over 300 kilometers an hour. In the 33rd second, the Colombian racing driver reached the 400 kilometer an hour mark. He brought the 2-ton vehicle to a standstill again after 491 meters in just 9.3 seconds by fully applying the brakes. Montoya took exactly 41.96 seconds and covered a distance of 3.1 kilometers to accelerate the Chiron up to its top speed and brake it. That was a new world record. So far, no other vehicle has managed to achieve this outstanding performance. A force of 850 kilograms presses on the rear wing during maximum braking from top speed. This brings the hypercar's rear axle to its knees. During this sharp braking maneuver, forces of around 2G act on the vehicle and the driver. A further Chiron has now been fully assembled at the Bugatti premises in Molsheim, France. So that it's not scratched, during its first test drive, the employee is covering each millimeter of the hyper sports car with a protective film. Covering the paneling takes around 4 hours. This supercar has been fully covered. Later on, it will demonstrate what it's capable of. Each Chiron has to complete a test drive of around 350 kilometers before being delivered. We do the test drives with a protective film in the car and the windshield. It takes half a day to cover the Chiron with film, but it's up to us not to damage the car under any circumstances. We want to deliver a perfect vehicle. Over these 350 kilometers, we simulate all the driving situations that the customer might encounter. Villages, country roads, mountains, freeways, and of course, we have rented the airfield in Colmar to test everything that's not allowed on public roads. Only then can the customer safely drive the vehicle at its top speed of 400 kilometers per hour. So that he can do that, the quality tester now climbs into the driver's seat for around 5 hours.
The cockpit is also fitted with protective covers. The tester additionally wears gloves so that no marks are left on the sport's steering wheel. The tester tests different factors such as performance, the individual drive programs, and the background noise in the interior of the Chiron. If a leather seat so much as squeaks when cornering, the test driver notes this defect in his log. The tester then turns onto an airfield. Here, he immediately takes the Chiron up to its limits. He communicates with the tower crew by radio because air traffic is still operating, and that can quickly become hazardous. The stormy weather also makes conditions more difficult. The test driver quickly drives up to the start of the 1.6-kilometer-long takeoff runway. Then he's given the green light from the tower. The expert hits the accelerator. He accelerates the hypercar up to 300 kilometers an hour in around 13 seconds. However, the primary objective is not to test the top speed, but to get the Chiron to develop its full output of 1,500 horsepower. Due to safety reasons, the sports car is governed to 380 kilometers an hour. This special key can be used to accelerate it a further 40 kilometers an hour. As soon as the high-speed key is engaged on the left of the driver's seat, the vehicle checks all of its systems fully automatically. Because at over 400 kilometers an hour, any defect can immediately prove to be fatal. The Chiron is wonderful to drive. It is incredibly stable when you switch from left to right. Its chassis is also fantastic. It responds to any road conditions like a dream, as if you were skiing. After the stress tests, the Chiron is taken to the company's own washing facility. The hypercar can only be delivered to its new owner when it's absolutely spotless. Bugatti, the French sports car manufacturer, is an absolute superlative. At 12 high-end production stations in Molsheim, 20 elite mechanics produce the fastest, most exquisite, and most extreme hypercars in the world. With multiple world records, the French extremists have proved. If it's comparable, it's no longer a Bugatti. After even more than 110 years of vehicle production, nothing about this philosophy has changed.
41.6 for Mr. Troy Bayliss. Primo Bayliss davanti a Titone Rabat. Third time for Rinaldi, Dan Miller, Melandri, Dovizioso, Simeon. Ci siamo? Stanno iniziando a prendere confidenza con questa ultima creatura Panigale V4S. La splendida motocicletta che il prossimo anno debutterà nel mondiale Superbike per una Red Evolution direttamente derivata dall'esperienza degli incredibili successi ottenuti in questi anni dalla squadra Ducati. Bayliss per ora al comando con 1:41.61. Sì, rettilineo, vai. Allora, ti volevo dire, prima di iniziare le prove libere ho dato un'occhiata qui al box del team ufficiale e ho notato che c'era una discreta attività sulla moto di Jorge Lorenzo. Ha fatto delle richieste molto specifiche e in particolar modo ha fatto applicare sul serbatoio del carburante due adesivi che consentono alle ginocchia del pilota di avere più grip appunto sui fianchi del serbatoio, quindi a testimonianza del fatto che anche quest'oggi sta curando veramente al 100% la posizione in sella e l'ergonomia sulla Panigale V4 che lui prova per la prima volta in questa occasione. Intanto rientra ai box Troy Bayliss. Intanto il nuovo giro record è per Jack Miller, numero 43, new fast lap number 43. Jack Miller 1:40.5. Second Tito Rabat number 53 1:40.6. Rinaldi terzo, quarto Bayliss, poi Pirro, Melandri. È veramente uno spettacolo da far venire i brividi. La livrea di questa meravigliosa ultimissima rivoluzione di casa Ducati, la splendida Panigale V4S. Melandri fermo ai box. Sì, Giovanni è qui che parla con i vai. tecnici, Attacca. stanno guardando probabilmente l'elettronica, la regolazione dell'elettronica. Melandri parla direttamente con Alex Valia, che è il collaudatore Ducati per le moto di produzione. Adesso è arrivato qui anche l'ingegner Dalligna, il direttore generale di Ducati Corse, c'è Serafino Foti, insomma ci sono tutti ed è una gara, come dicevamo, anche se l'hanno chiamata esibizione. Probabilmente appunto questa seconda parola è sfuggita un po' ai piloti a giudicare dalla concentrazione e dall'atmosfera che regna qua in pit lane, quindi ti ripasso la linea. Ma sì, è chiaro, sono i migliori piloti del mondo di MotoGP e di Superbike. È una carrellata, è un'esibizione, però poi sappiamo che quando loro chiudono la visiera, l'abbiamo visto ieri nella splendida cornice della Flat Track Race, che spettacolo hanno offerto. Quindi sarà sicuramente una esibizione carrellata, ma attenzione, c'è un piccolo avviso, una spruzzatina d'acqua, attenzione, avvisare, anzi stanno già. Giovanni, sì? Ti posso confermare che in pit lane ancora non sta piovendo qua in pit lane, però probabilmente, siccome la superficie su cui si estende il circuito è molto grande, ci possono essere delle zone effettivamente interessate. Little bit drop of rain in some part of the tracks. I piloti stanno rallentando subito dopo il rettilineo di partenza, perché ci sono segnalate un pochino di gocce d'acqua. Intanto Pirro va a far segnare 39,57. Nuovo giro veloce, Michele Pirro. Intanto stanno lavorando anche sulla moto di Michael Ruben Rinaldi. Vedo appunto un discreto lavoro sulle sospensioni, sulla forcella, e ti confermo che invece adesso qualche goccia sta arrivando anche qua in pit. Questo va ad accrescere il pathos
di questa esibizione. Rientrano infatti in pit. Hai occasione magari di carpire qualche news? Sì, guarda, qui è pieno di personaggi, Mamma c'è mia. l'imbarazzo della scelta. Allora, magari sentiamo Serafino, che è il team manager di Michael. Allora, Serafino, qualche intervento sulla moto, ma abbiamo sentito anche qualche goccia di pioggia, purtroppo, che potrebbe in parte complicare le cose. Sì, speriamo che tenga il tempo, perché veramente sarebbe un vero peccato. E sì, ovviamente come tutti quanti stiamo cercando di trovare la miglior soluzione d'assetto, ecco. Perfetto, allora grazie mille e buon lavoro. Qui appunto Voglio dei piloti, Lorenzo, voglio sentire i piloti. I piloti. Vai dentro. Allora, aspetta, vediamo se riusciamo, perché non è facile. Lo so. C'è veramente un'attività febbrile. Allora, Dovizioso va nel retro box intanto, e sia Dovizioso un attimo e stoppi con l'avviposto. Che fase è in Dovizioso e Lorenzo, le modifiche che hanno chiesto? No, non ho sentito i loro commenti. Li vedo un po' più in difficoltà per il fatto che non sono abituati a guidare la V4. Infatti vediamo in classifica davanti gente come Pirro, che fa il campionato italiano e non guida questa moto, guida ancora la bicilindrica, ma ha molta più affinità anche perché l'ha sviluppata. Penso che qualche giro ancora si avvicineranno parecchio anche loro. Perfetto, allora è soltanto un problema di confidenza, grazie ad Iron Frank Battaini. Intanto allora Jorge sta per risalire in serra, e mentre vediamo anche Michele Pirro in questo momento fermo ai box, che sta parlando anche lui con Alex Valia, quindi ci sono tutti, c'è Davide Tardozzi, c'è l'amministratore delegato Claudio Domenicali, sono tutti qua. Ora torna anche Troy Bayliss, che era andato un attimo nel retro box, lo vediamo comunque tranquillo dopo insomma la cocente delusione di ieri. Giovanni, sicuramente Troy avrà grande voglia di rivincita quest'oggi. Sì, ma va bene, ma ieri è stata una gara a sorpresa, abbiamo visto un sacco di outsider. Intanto i piloti stanno verificando le condizioni della pista, stanno continuando a girare Petrucci e Pieghe tranquilli, quindi mi sa che sono 2 gocce. Ruben Rinaldi gomito a terra, quindi nessun problema di pioggia al momento nella parte di ritorno. Sul rettilineo sta girando ancora, eccolo Rinaldi, tallonato da Petrucci. Pramac, il prossimo anno Factory, vi ricordo Pirro 39,57. Allora Michele mi sembra in condizioni fisiche, giusto specificarlo perché insomma poco tempo fa è stato protagonista di quel spaventoso volo al Mugello, mi sembra in condizioni fisiche ottime, quindi lo vediamo tranquillo, è nel box che sta parlando con Gigi Dalligna, e come giustamente ricordava anche Franco Battaini, è anche quello che probabilmente ha più attinenza, però è giusto anche specificare che lui nel CIV usa la V2, non la V4, quindi anche lui in realtà sulla V4 non è che ha fatto così tanti chilometri. Intanto allora cogliamo l'occasione magari per fare due parole anche con l'ingegnere Dalligna. Gigi, qui le Desmo 16 non ci sono in pista, quindi magari sei un po' più tranquillo, però d'altra parte l'atmosfera, almeno per quello che vediamo noi da fuori, mi sembra un pochino insomma tesa. L'atmosfera è tesa per forza, i piloti hanno uno spirito agonistico incredibile, e anche se è una gara fatta per divertirsi, in realtà è una gara, e quindi sono sicuro che daranno l'anima per riuscire a vincere. Ho visto prima parlavi con Michele, lui ovviamente insomma è molto affine, scende da una moto e sale su quell'altra in continuazione, ha fatto un bellissimo tempo sotto il muro dell'1,40, quindi per il momento insomma lui è il favorito. Ma sai, Michele è un pilota che usiamo anche che abbiamo usato per la messa a punto della moto sia stradale che anche la futura Superbike, quindi la conosce abbastanza la moto ed è sicuramente avvantaggiato rispetto agli altri. Perfetto, allora grazie mille a Gigi Dalligna. Giovanni, sì davvero, qua insomma si fa sul serio, piano piano vedo sguardi sempre più concentrati. No, vabbè, è una festa Ducati che non poteva che culminare con questa esibizione. Un grazie davvero a tutti gli uomini Ducati che hanno permesso con grande determinazione e coraggio il dare l'ok a questi talenti che sono richiamati tra poco andare a Brno
gli altri a Portimao nel corso di una stagione vincente, vittoriosa e stupenda per la Ducati, come sempre sia in MotoGP che in Superbike. E intanto vediamo Dovizioso che sta prendendo confidenza, tranquillo, eccolo che transita nel rettilineo. Vi ricordo che sono moto strettamente di serie Panigale V4S, cercano un assetto il più rigido possibile e il più vicino a quelle che sono le loro specifiche di talenti assoluti del motociclismo. Free practice now for the riders of the Race of Champions. On the track number 4, Andrea Dovizioso, the best lap time for number 51, Michele Pirro, and then Rinaldi, Rabat, Miller, Forés, Melandri, Bayliss, Petrucci, Simeon, Dovizioso, Lorenzo e Karl Abram. Sì, Giovanni, sono con l'uomo più desiderato del momento, Alex Valia. Hai parlato con tutti i piloti e tutti ti seguivano veramente attentamente, prendevano delle tue labbra, perché tu hai sviluppato la Panigale V4 stradale, quindi molti non conoscono magari anche tutte le possibilità di elettronica. Ci puoi raccontare, magari svelandoci qualche piccolo segreto, le richieste dei piloti in questo momento? Le richieste sono state a tratti anche molto divertenti. Ad esempio, tra tutti spicca ovviamente Troy, il grande vecchio che quando parlavamo dei controlli mi ha detto: traction control, spegni tutto. Wheelie non mi serve, ce l'ho nel polso. E anche il cambio elettronico non l'ho mai usato. Quindi ha disattivato tutto? Tutto manuale. Fantastico, fantastico. Grazie mille ad Alex Valia, collaudatore Ducati. Quindi Giovanni, abbiamo sentito Troy Bayliss alla vecchia maniera, non vuole gli aiuti elettronici. Beh, lo sapevamo. È un talento assoluto, è una gestire. leggenda, non è un pilota. Lui ormai è una leggenda, è uno che continua a correre, che vince, non diciamo la sua età, diciamo solo il suo curriculum. Come lo definisce Tardozzi, è un giovane ragazzo di 49 anni. Sì, incredibile, incredibile. E sarà uno dei protagonisti oggi insieme ai top rider come Lorenzo, Dovizioso, Petrucci, Marco Melandri e tutti gli altri che stanno riprendendo a girare. Io vi ricordo il record, ma per la Superbike del CIV è di Pirro in 1:36,0, siamo già sul 39. Quindi attenzione. Sono tempi notevoli, Pazzeschi. posso confermare ampiamente, sono tempi, non pensavo si scendesse sotto l'1:40, ti dico la verità. Siamo già scesi con 3 piloti sotto l'1:40. Infatti. Con moto di serie, piloti stratosferici. Pirro, Rinaldi, Rabat girano in 39. Meravigliose prove libere, free practice. Allora, guarda Giovanni, ho una tua vecchia conoscenza dalla Spagna, Ruben Chaus. Ce lo ricordiamo tutti naturalmente. Ciao Ruben, benvenuto al VDV, un saluto per il pubblico. Ciao a tutti, è bello sempre vedere questo pubblico qua, saluto tutti quanti. Oggi vedo da fuori le corse e le gare, sono veramente contento di essere qua con voi. Perfetto, ti ringraziamo e ti diamo insomma il benvenuto e goditi lo spettacolo. Ciao Ruben. Allora, grazie mille. Saluti. Un altro della famiglia Ducati che ci ha regalato in un periodo indimenticabile in squadra con Ben Bostrom e con Bayliss, gare leggendarie, sfide incredibili. Un grandissimo Ruben Chaus che fa parte della storia di questi ultimi 25 anni fantastici, quando Ducati decise nel 1988, intanto bandiera a scacchi, nuovo giro record, Tito Rabat 39,1, new lap record, Tito Rabat 1:39.1. Si concludono, finish the free practice e tra poco piccola pausa per permettere ai piloti di sistemare le moto e a seguire subito dopo le prove ufficiali
dopodiché tutte le moto andranno in griglia, presentazione, passaggio delle frecce e poi il via all'esibizione vera e propria. Esatto Giovanni, a proposito delle frecce tricolore, io qua sono vicino al DS Paolo Ciabatti, che credo sia un po' in un certo senso l'artefice di tutto questo. Sta parlando proprio con degli uomini in divisa dell'aeronautica, quindi magari fra poco chiediamo a lui com'è nata questa cosa, che lo ricordiamo comunque è già stata fatta anche 2 anni fa con grande successo, è stata replicata anche nel tuo Gran Premio di casa Giovanni, nel Gran Premio d'Italia con grandissimo successo, e quindi viene riproposta anche qua. È una, diciamo, iniziativa anche molto delicata, perché deve essere molto precisa sia con il tempo che ovviamente con lo spazio, perché devono transitare esattamente sopra il rettilineo principale a una certa ora, quindi sarà uno spettacolo fantastico. I fotografi saranno lì ovviamente tutti pronti. Allora Paolo Ciabatti un attimo al telefono, magari glielo chiediamo dopo. Voglio Comunque, dei piloti, voglio sentire dei piloti. Vai da Rabat, Rinaldi, Pirro, Rinaldo Vizioso, voglio sentire la voce loro. Allora, intanto i 2 del Team Factory sono ancora in pista. Sì, li vedo. C'è Vai da Troy, c'è Troy, aspetta, vediamo se riesco a fare 2 parole con Troy. Subito. Allora, Troy, sorry, just a few words for this fantastic experience with you, because you won some weeks ago in Australia in the, your national championship, and this week you are once again on the Panigale V4. Yeah, no, we don't use the Panigale V4 in Australia, but this is completely different, but it's a very good situation, and very happy to ride with the guys, and we see how we go in qualification. Ok, thank you so much. Allora, ha detto che lui usa la bicilindrica. Esatto, usa il V2, comunque dice completamente diversa, qui bisogna insomma impegnarsi, e quindi insomma comunque molto contento e molto insomma divertito allo stesso tempo, l'ho visto sereno. Assolutamente, rientra anche il Dovi, rientrano tutti. Sì, stanno rientrando tutti adesso, andiamo a vedere. Assolutamente sì, vi ricordo concluse le prove libere. Le prove libere con Tito Rabat che è al comando davanti a Rinaldi, Pirro terzo tempo, quarto Jack Miller, quinto tempo Melandri e poi Simeon, settimo Forés, ottavo Dovizioso, nono tempo per Troy Bayliss, decimo tempo per Danilo Petrucci e poi Orghe, Lorenzo e Karel Abram. Arriva ora Orghe nel box, pilota che anche lui quest'anno è esploso con una gara. Allora Giovanni, sono qui al box del team Reale Avintia con Tito Rabat. Tito, congratulazioni, sei andato molto forte sia ieri nella Flat Track Race e anche oggi nella Race of Champions. Sì, è stato molto divertente e vediamo dopo, de momento passandolo bene e basta. Perfetto, allora in bocca al lupo, congratulazioni. Allora, sì, c'è una bella atmosfera qui al team Avintia, anche Simeon, vedo sta parlando con i tecnici, fa un po' di gesti, come dire, c'è un po' di shaking, come si dice in gergo, sullo sterzo, però insomma è abbastanza soddisfatto. Sì, ma toccano le pedane in terra. Lorenzo struscia le pedane, non è possibile. Con questa è dura, con questa allora, di serie in 39 girano. Sono al box del team Barney Racing, se vuoi ho Xavi Forés che è qui che si sta facendo fare un massaggio al collo. Allora Xavi, moto molto diversa da quella che usate nel mondiale, però comunque performante, si parla di oltre 226 cavalli. Che effetto ti ha fatto la V4? No, a dire la verità il motore mi ha stupito perché ho sentito una bella potenza, quindi ho fatto 2 giri un po' per capire tutto come funzionava e mi è piaciuto tanto. Adesso ho deciso di salvare un po' le gomme e vediamo adesso per le qualifiche come va la moto. Abbiamo fatto un po' di assetto di sospensione, quindi qua non si scherza mai. Assolutamente no, in bocca al lupo a Xavi Forés. Allora hai capito Giovanni, cioè sì, perché hanno gomme, 2 treni no? Esatto, la sostituiscono prima della gara e fanno pretattica. Esatto, si devono salvare le gomme perché hanno 2 treni, uno lo metteranno per le prove cronometrate e per
l'esibizione, ricordiamoci. Esatto, sai, fra virgolette. Esatto. Se vuoi ho Karel Abram. Subito. Allora, Karel, just a few words with you. Welcome to the WDW. This is the fantastic crowd of Misano. How do you feel on the V4? It's beautiful. It's actually my first time that I'm trying to push with this bike, so it's very different. And they gave me the advice not to make too many laps because of the tire life, but we'll see now in qualifying. It's fun for sure. Ok, thank you so much. Allora, Karel Abram ha detto che anche lui, hai sentito, non è andato troppo giù pesante per risparmiare un pochino i pneumatici, quindi probabilmente i veri valori in campo li vedremo a partire dalle prove ufficiali. Ma li avevamo già visti, ragazzi, girare in 39,1 per Tito Rabat, che è il più veloce, ma poi in 39,3 Rinaldi, in 39,5 Pirro, eccolo, allora, un grande Pirro che mi sembra che non abbia bisogno di nessun recupero. No, è perfettamente in forma, l'ho visto anche ieri. Qui intanto io ho un personaggio che, vabbè, tu conosci meglio di chiunque altro, credo tu l'abbia già intervistato in questi giorni, comunque è giusto fargli salutare il pubblico del VDV, ed è il leone di Iesi, Giancarlo Falappa. Ciao ragazzi, sono ansioso di vedere le Panigale V4 Ducati, sicuramente la moto che serviva, assolutamente. Perfetto, grazie mille Giancarlo e goditi lo spettacolo. Allora, piloti di ieri e di oggi, leggende veramente di questo sport. Leggende grazie a quello che Ducati ha voluto fare nel 1988 con Marco Lucchinelli, con nepoti Caracchi, Farnè, portare una 851 a Donington e sfidare Honda, Yamaha, Suzuki e Kawasaki, entrare prepotentemente nell'albo d'oro e nella storia del mondiale Superbike, e da lì poi debuttare in MotoGP e da lì diventare una delle marche leader mondiali per quanto riguarda il racing e la produzione, e proseguire la sua storia in modo fantastico con anche queste incredibili feste arrivate al 20ennale, 10ª edizione del VDV. Siamo pronti piloti, li vediamo belli, concentrati, ma è un po' a beccare Melandri, che lo vedo bello qua, carico, infatti. che sta bevendo. Allora, gli ho chiesto se potevamo fare due parole, ma ha chiesto di aspettare un attimo che sta riempiendo la borraccia. E siamo comunque, pronti. Sì, è andato forte anche lui, ho visto. Che effetto gli ha fatto guidare per la prima volta una V4? Sì, Marco, allora, prima volta sulla V4, che effetto ti ha fatto? Un attimo che sta mangiando, un attimo solo. Comunque sento tutti un po' il motivo principale è il consumo delle gomme, cioè state risparmiando un po' le gomme, non so se anche questo è il tuo caso. No, adesso dai, volevo provare un po' di cose, capire un po' come funzionano i salti di elettronica, di valori tra freno motore, antispin. È molto diversa, comunque abituato a una moto da corsa cambia tutto, poi il motore è un'erogazione incredibile, un utilizzo esagerato rispetto a quello che siamo abituati noi col V2, quindi quello è un gran salto in avanti. La ciclistica dopo va molto personalizzata, quindi io faccio fatica ad arrivare alle pedane con i piedi perché sono un po' basso, quindi nei cambi di direzione e soprattutto in uscita non riesco a spingere sulla pedana e faccio sempre un po' fatica, dai, devo stare aggrappato alla sella, però l'importante è divertirsi. Perfetto, grazie mille, in bocca al lupo. Allora abbiamo sentito l'importante è quello che ci ha detto, che è rimasto impressionato da come spinge. Esatto, sì, anche Forest, ho visto che anche lui ha avuto commenti veramente lusinghieri sul allora, V4. come schedule, come siamo messi per le prove ufficiali? Allora, io qua nel programma come prove ufficiali ho 12:20, 12:30, quindi mancano ancora 5 minuti, ok. 5 minuti, guarda, forse riesco ad avere un altro MotoGP Legend, come lo chiami tu. Allora, un attimo solo, vediamo se è disponibile. Randy, a few words? Allora, da San José, California, più volte vice campione del mondo Giovanni, Randy Mamola. Incredibile, welcome to the WDW. Thank you so much. It's great to be here, a great atmosphere. The people are having a great show now with these guys racing and soon to be qualifying. Thank you so much, Randy. Have a good time at the WDW. Allora, io sono emozionato, chiedo scusa perché insomma essere di fronte a Randy Mamola, a questi grandi personaggi, a Ruben Chaus, a Troy Bayliss, che addirittura corre in pista anche ora, non è diciamo fra le leggende, ma in piena attività, mi emoziona. E poi Giovanni, tu che ne hai commentato le gesta nei tempi d'oro, insomma noi ce le ricordiamo tutti. Ma no, assolutamente, è la magia che permette poi a Ducati di dire
facciamo un raduno mondiale e vengono da tutto il mondo, e io ho visto file di moto incredibili in autostrada, e stamattina per entrare un'ora di coda, perché veramente per questo appuntamento tutti gli amanti delle due ruote, e non solo Ducati, non possono mancare a questa festa che va a tributare la passione che chi ama le moto ha verso le rosse bicilindriche o V4 di Borgo Panigale, qualunque esse siano, che siano da enduro, che siano da multistrada, che siano di Havel, che siano scrambler, ma che siano rosse. Ducati. E Ducati sono simbolo di moto che creano emozioni, e questo viene testimoniato da tutte le persone che saluto laggiù nelle tribune. Guardate che colline, la tribuna è piena, le colline sono piene, sembra di essere, anzi c'è più pubblico che ad una gara normale. Ecco la tribuna, ragazzi, fateci una ola lassù, voi siete gli unici all'ombra, per fortuna. Davvero sta esplodendo la tribuna, Giovanni. E ci credo, è l'unica tribuna all'ombra. Eccovi, ragazzi. Allora, vediamo se riusciamo a coinvolgere appunto Paolo Ciabatti sul discorso frecce tricolore, perché io so che tu hai una passione per il volo, sei stato addirittura sugli Eurofighter, se non sbaglio, ora non so se il nome è corretto. Ok, con le frecce direttamente. Allora, raccontaci un po' come nasce questa iniziativa. Ma nasce da un'amicizia che ci lega profondamente all'aeronautica militare italiana. Insieme 2 anni fa abbiamo fatto un evento con Lamborghini che abbiamo chiamato Passioni Tricolori, perché sono 3 eccellenze italiane conosciute in tutto il mondo che tengono alto il nome del nostro paese. Quindi abbiamo chiesto al capo di Stato Maggiore la possibilità di salutare tutti i nostri tifosi prima della gara delle Panigale V4 con un sorvolo delle frecce, e molto gentilmente hanno concesso questo privilegio, questo onore, quindi spero che godremo tutti insieme di questa emozionante iniziativa. Assolutamente sì, ti faccio i complimenti a nome di tutto il pubblico. Sarà una cosa anche abbastanza tecnicamente difficile, perché devono passare esattamente sul rettilineo, esattamente all'ora prestabilita. Sì, ma loro sono bravissimi, sono organizzati, ci sono qua alcuni ufficiali dell'aeronautica che stanno coordinando il tutto, e quindi saranno spettacolari, spaccheranno il secondo e all'1 in punto sorvoleranno la griglia, ma faranno altri 2 passaggi per la gioia del pubblico. Perfetto, grazie al DS Paolo Ciabatti per la sua gentilezza. A te, Giovanni. Allora siamo pronti per entrare nel conto alla rovescia per quanto riguarda le ultime regolazioni, chi ha scelto di cambiare i pneumatici, chi li lascia per tenerci quelli buoni solo per l'esibizione, quindi fare prove libere, prove ufficiali. Intanto c'è la ola del Desmo Honor Club dei vari doc e si riparte. Prove cronometrate che ci daranno la griglia di partenza di The Race of Champions, starting now the timing practice for all the riders of the Race of Champions on the track. Rabat, Simeon, number 17, Karel Abram. La pit lane affollata come un mega gran premio di MotoGP Superbike insieme. Tra l'altro, Giovanni, posso confermarti che il rombo del V4 non ha praticamente niente da invidiare quasi a una vera MotoGP. No, assolutamente, e poi è realmente figlio di un progetto che viene da questa fantastica moto che non ve lo scordate mai, ma vinse al debutto una gara fantastica con Loris Capirossi in un round a Barcellona indimenticabile. Rabat in pista, Simeon, Abram, Dovi, Melandri, Lorenzo, Rinaldi entra in pista. Ci siamo. Allora vi ricordo, hanno girato in 39, tempo stratosferico, toccando le pedane toccando le pedane, e il record invece però per una moto da gara con specifiche racing qui nel CIV è di Mr. Pirro, 1:36, quindi siamo già su tempi
fuori controllo per moto di serie. Beh, assolutamente. Poi, come giustamente ricordava anche Melandri, il potenziale della V4 è molto elevato, quindi va personalizzata strada facendo per poi tirare via quegli ultimi 2 secondi, 2 secondi e mezzo. Adesso loro hanno 10 minuti, anzi fra l'altro il controrovescio è già partito, sono 7 minuti e 50 in questo momento. Probabilmente avranno a disposizione 3 giri utili per fare il tempo sulla griglia. Assolutamente, li vediamo arrivare alla Quercia, alle curve del Rio, si va verso il tramonto. Jorge Lorenzo è già pronto per il primo passaggio. Intanto Giovanni, vorrei ricordare 12 piloti in pista per un totale di 12 titoli mondiali. Non sono proprio uno a testa perché c'è chi ne ha vinti 5 Sì, come Jorge Lorenzo, sa. 3 come Troy Bayliss, però insomma se non ho sbagliato i conti, perché sono tanti e quindi potrei anche aver sbagliato, sono 12. E volevo dire che in un certo senso la Race of Champions nell'albo d'oro del VDV fa seguito a quella che una volta si chiamava Drag Race, che era una semplice gara di accelerazione. Sì. Esatto, comunque tenendo conto di tutte le annate abbiamo avuto Noriyuki Haga nel 2010, Troy Bayliss nel 2012, poi Régis Laconin nel 2014 e Scott Redding nel 2016, quindi si aggiungerà un nuovo capitolo a questa bellissima storia. Abbiamo i primi tempi di riferimento, si riporta al comando Tito Rabat, numero 53, 1:42. The best lap time, pole position for Mr. Tito Rabat, 1:40.2. Second Simeon, third Karel Abram. Si vede che l'assetto è decisamente più morbido rispetto a una moto da competizione e anche le traiettorie sono meno spigolose, cercano di sfruttarle al massimo. Jorge Lorenzo, Michael, Ruben, Rinaldi, pole position, 1:39.48. New pole position. Michael in qualità di campione della Coppa del Mondo Stock nel 2017, ovviamente anche lui molto, diciamo, abituato a questo tipo di moto, anche se non esattamente la stessa. Esatto. Quindi era, diciamo, alla vigilia uno dei papabili insieme a Pirro e Bayliss, ma come abbiamo visto ieri lascia tutto il tempo che trova perché poi è impossibile fare dei pronostici. Arrivano a 3 Dovizioso che passa all'interno Petrucci, dietro si affaccia Rinaldi. Tito Rabat, new pole position, 1:39.4. Nuova pole position, Tito Rabat. Rinaldi, Carena contro Carena con Dovizioso all'interno al curvone. Iniziano a confrontarsi, quinta, sesta, poi di nuovo quarta, terza. Il Dovi non molla. New record, new pole position, Pirro, 1:38.5. Nuova pole position, Michele Pirro, 1:38.56. Mamma mia, siamo sotto l'1:39. Io veramente non ci voglio credere. Pirro ha preso sul serio le cose e fra l'altro possiamo anche ricordare che fra una settimana Pirro difenderà proprio qua a Misano il titolo italiano, quindi nel CIV. Sì. Quindi per lui, diciamo, ha un doppio valore ritornare in pista qua quest'oggi. E ha il record della pista con 1:36.02.
con la V2 però Superbike. Sì, chiaramente in configurazione Superbike. Queste sono moto di serie con un kit Ducati Performance Sì, che normale, ovviamente moto fa standard. salire le prestazioni. Sono le S. Esatto. Allora Giovanni, se tu vuoi, io qua l'amministratore delegato me lo sono tenuto per ultimo perché insomma abbiamo fatto una bella carrellata di interviste. Claudio Domenicali, allora è un piacere vedere un prodotto così tecnologico, così avanzato come la V4S nelle mani di questi straordinari interpreti che ovviamente non si stanno risparmiando. 1:38.5 Michele Pirro in questo momento. Ma guarda, io ero su in sala stampa, quando sono sceso ho capito che le moto facevano un rumore diverso dal solito, si capisce subito perché ci danno un gran gas sti ragazzi qua e fuori dalla curva veramente la moto esce come una palla da schioppo, quindi credo che insomma godiamoci la festa, dai, cerchiamo che sia una bella gara e che divertiamoci tutti. Ci vediamo dopo al podio allora. Sì, a dopo, ciao. Perfetto, grazie mille allora Claudio Domenicali. Vai, Grazie Giovanni. a loro, grazie a Dalligna che hanno dato l'ok per permettere a questi gioielli che sono i piloti MotoGP, Lorenzo Dovizioso, Petrucci, Abram e tutti gli altri anche della Superbike di confrontarsi in una manifestazione che è il clou dello spettacolo del VDV numero 20, numero 10, ventennale. Attenzione Pirro, 38,36, nuova pole position, Michele Pirro, fenomenale. Giovanni, sono qua con il presidente della Federazione Motociclistica Italiana perché ricordiamo che ovviamente la gara si svolge sotto l'egida della federazione perché è un'esibizione, ma è comunque una gara. Quindi Giovanni Copioli, benvenuto al VDV. Che esperienza è questa? Noi fra poco ci rivediamo ovviamente per il CIVE la settimana prossima. Ma sicuramente incredibile. Ricordo che sono tutti i nostri licenziati oggi, quindi assolutamente siamo contenti di dare il nostro piccolo contributo come federazione a un evento che è cresciuto tantissimo. Devo fare i complimenti alla Ducati perché oltre a essere la primaria azienda italiana che ci rappresenta nel mondo, e quindi noi siamo orgogliosi di questo anche come federazione motociclistica, hanno fatto veramente tanto e la frequenza di questa manifestazione che è biennale è indovinatissima secondo me e porta tantissima gente. Quest'anno sicuramente più di 2 anni fa, da quello che abbiamo visto oggi, e complimenti a loro perché fanno un evento e credo che questa gara che ci apprestiamo a vedere sia nel cuore di tutti gli appassionati, perché vedere sfidarsi dei nomi come questi veramente è un evento unico e questo sicuramente premia la Ducati e complimenti a loro, da Domenicali in giù, a tutti quanti perché hanno fatto un ottimo lavoro. Perfetto, allora grazie mille al presidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli. A te la linea, Giovanni. Allora cerchiamo di capire com'è la situazione in pista. Prove di qualificazione, grande Pirro al comando, bandiera a scacchi, Melandri quarto, Pirro primo, Rabat secondo, Forés, Melandri, quinto Rinaldi, poi Jack Miller, Dovizioso, Bayliss, Simeon, Petrucci, Lorenzo e Abram. È arrivato Melandri, un giro valido 39,3 con pole position Miki Pirro 1:38,1, Titone Rabat secondo. Attenzione perché stanno arrivando gli altri, attenzione, bandiera a scacchi, applausi intanto per l'arrivo. Arriva Jack Miller come una furia al curvone, il roccioso australiano. Curvone, ritorno, arrivano alla bandiera a scacchi con Pirro, Rabat, Forés, Melandri, Rinaldi, Miller. Eccoli che arrivano, anche Petrucci sta arrivando, ultima curva, bandiera a scacchi, si posiziona Miller sesto, Dovizioso settimo, Petrucci ottavo. Forés va a salutare, è terzo. Un grandissimo Forés, super leader
del campionato indipendente, Tim Barney nel mondiale Superbike, uno spagnolo stratosferico, velocissimo nel mondiale Superbike. Terzo tempo, Marco Melandri, che diceva è rimasto impressionato dalla spinta del motore. Quarto tempo, Michael Ruben Rinaldi quinto, Dovizioso in sesta posizione, poi Jack Miller, poi Danilo, Troy Bayliss nono, Xavier Simeon decimo, è la rivelazione della gara di ieri del Fred Track, Lorenzo Tranquillo undicesimo, Karel Abram dodicesimo. Vi ricordo che queste splendide moto con le livree originali dei team e i numeri dei piloti saranno vendute al termine della gara su un'asta di eBay. Vanno a provare la partenza intanto. Non lasciano niente al caso, Giovanni. No. Sono dei professionisti al 100%. Giustamente stavi ricordando dell'asta molto importante, lo diciamo anche a beneficio del pubblico, magari qualche facoltoso che a già partire dal pomeriggio di quest'oggi sono disponibili le moto autografate. Non è facoltoso, perché la partenza, la base di partenza d'asta è quella del listino. Sì, è il prezzo di listino, certo. Quindi, certo. cioè, se uno ha intenzione di comprarsi una V4 e se la vuole comprare con i colori di Bayliss, di Miller, Dovi, Lorenzo, e andarci a giro, oppure Reale Avintia, oppure Pramac, oppure Team Angel Nieto, anche ricordiamo, di Karel Abram. Sì. Uno può tranquillamente portarsela a casa e c'è una moto unica, anche perché ci ha messo il sedere sopra proprio quel pilota e gli ha fatto già un bel rodaggio, bisogna dire. Fra l'altro, a proposito della livrea di Troy, se mi consenti un minuto questa specifica. Allora, molti si sono domandati, ma siccome c'è Michael Ruben Rinaldi che ha il numero 21 e corre con i colori del team ufficiale in Superbike, quale livrea avrà Troy Bayliss? Troy Bayliss ha la livrea che fu fatta nel 2008 nella gara credo finale della sua carriera a Portimao, dove fece doppietta, e quindi quella è quella che caratterizza la sua conclusione di una carriera meravigliosa. Il 2+1, come abbiamo detto, non il 21 ma il 2+1. Doppietta, nessuno aveva visto Portimao, lui arrivò, fece doppietta, salutò e da campione del mondo si è ritirato. Bugia, perché poi ha proseguito a correre. È vero, ha fatto delle wild card, non ha saputo rimanere lontano dall'ambiente. Allora rientrano, finish, abbiamo starting grid of the race of champion, e la starting grid ci dice in pole position Michele Pirro 1:38.1, second position for Tito Rabat, third time for Xavi Forés, in fourth position Marco Melandri, fifth Michael Ruben Rinaldi, sixth position for Andrea Dovizioso, seventh for Jack Miller, eighth position for Danilo Petrucci, 9 Troy Bayliss, 10th is Simeon Lorenzo, 11, 12 Karel Abram. Questo è il risultato di queste prove cosiddette cronometrate, per decidere una eventuale griglia che sarà poi oggetto alle 13 del posizionamento e del passaggio dei piloti con warm-up e 6 giri. Mi confermi 6 giri? Allora 8 è stata allungata a beneficio proprio dello spettacolo, Giovanni, perché una gara sprint così, magari sarebbe stato contento forse Jorge Lorenzo, che come sappiamo è molto veloce in partenza, ma comunque 8 giri sono comunque una gara abbastanza sprint rispetto agli standard della MotoGP, che come sappiamo qui percorre quasi 24 o addirittura più giri, non mi ricordo, ma quindi 8 giri di gara. Mi chiedevano di ricordare questa sera la grande festa, la Sound of Passion Night, con appunto Radio DJ, quindi Linus, e il concerto di Nina Zilli. Questo lo ricordiamo per il pubblico, appunto questa sera la Sound of Night, Sound of Passion Night.
allora a te il compito di andare a disturbare Guarda, io sto già questi piloti, traccando cerca come di un braccare. falchetto, esatto, il buon Michele Pirro che viene intervistato in questo momento da Sky, appena si libera sono qua pronto. Vabbè, Michele Pirro non c'è bisogno di dire che con questo tempo 1:38,14 non ha nessun problema dopo lo spavento che ci ha fatto prendere al Mugello con quella incredibile caduta a 314 km/h, che però per fortuna poi lo ha visto senza conseguenze, se non un grande spavento. E Pirro è al comando in pole position. Se ti ricordi, lui sabato addirittura voleva correre, certo, quindi certo. si domandava come mai non mi fanno gareggiare. Non mi fanno fit. Esatto, ma come tutti i piloti, questo è normale. Ottimo Tito Rabat, Titone sì, sia su Forres, asfalto che su terra, ha confermato di essere veramente bravo a 360 gradi. Poi Forres, poi Melandri, Rinaldi, Dovizioso, Miller, Petrucci, Bayliss, Simeon, Lorenzo e Abram. Pedane strusciate in terra, limate da Michele Pirro con questa livrea MotoGP strepitosa. In effetti portarsi a casa una Panigale V4S con i colori Factory veramente notevoli. Intanto avete anche voi i maxi schermi della nostra super regia con il nostro super regista Mauro Valentinuzzi, che ora ci ripropone un Titone Rabat gomito in terra, un numero 12 Forres, che è questo talento leader assoluto della classifica dei team indipendenti nel mondiale Superbike, con la sua V2 del team Barnabo, mega squadra che ha ereditato quelle che erano le squadre storiche private, tipo il team Ferracci, tipo il team Altea, con moto private che riuscivano a inserirsi e a vincere gare mondiali. È stata questa la forza di Ducati, il suo prodotto sia in versione ufficiale che in versione team privati riusciva a conquistare le prime posizioni, così come fece Ferracci quando arrivò con Doug Polen, che vinse 2 titoli mondiali con il pilota texano, che aprì la strada alle grandi vittorie dopo quella di Raymond Roche. Ma si parla di 851, poi 888 e poi la regina, forse la moto più bella della storia, quella che si chiama 916, la 916 con Falappa e Fogarty, cambiò la storia delle motociclette, cambiò la storia obbligando tutti gli altri, tutte le case giapponesi ad adeguarsi ai nuovi stilemi di tamburini, e il fantastico bicilindrico 916, 996, 998. E poi siamo arrivati alla avveniristica Panigale, che è affidata quest'anno alle mani di Chaz, Marco, ma anche un grandissimo Forres. Quindi attenzione, pronti per entrare? Allora sì, Giovanni, scusami, sono quasi pronto per avere Michele 2 parole per l'autodromo. Allora, complimenti naturalmente per questa pole. Noi naturalmente poi ci rivediamo anche fra una settimana per il CIV, però direi che questa V4 ti piace molto, dai. Sì, è bellissimo, dai, poi con tanto pubblico così, tanti tifosi Ducati, ma devo dire che la moto, cioè, di serie così è veramente tanta roba, una gran figata. E io che adesso l'altro ieri giravo con la MotoGP qui, ti dirò, dà veramente un bel gusto, e pensare che la possono acquistare, diciamo, le persone normali, che comunque anche solo per divertimento, è una grande cosa, perché ha tante caratteristiche della MotoGP e comunque nonostante di serie riesce a fare dei tempi comunque molto veloci, quindi credo che sia importante questo. Senti, complimentissimi, ti chiedo come stai, ma giusto così, per pro forma, perché ti vedo molto in forma. Sì, dai, sto recuperando dopo la caduta del Mugello, ma purtroppo è stato un episodio
sfortunato e quindi mi sono trovato in una condizione particolare, ma devo dire che sto recuperando e spero di essere in forma qui per la gara della MotoGP a settembre, per riprendermi quello che ho lasciato al Mugello. Bravissimo, complimenti e in bocca al lupo. Allora, grazie a Michele Pirro, poleman di quest'oggi. Lui diceva poco fa, fortunato il pubblico e può addirittura acquistare questa moto. Sì, ma non questa moto in generale, proprio la sua può acquistarla, perché ci sarà quest'asta su eBay a partire dalle 18 di questo pomeriggio, quindi subito al termine della gara. Assolutamente sì, slow motion, gomito a terra per i protagonisti di questa esibizione. Questo è Tito Rabat, campione del mondo, anche lui uno dei 12 titoli, secondo me siamo andati anche per difetto. Ma sì, probabilmente sì, ti ripeto, io ho fatto un rapido calcolo, ma ieri nell'App of Honor avevamo 27 piloti e 15 titoli, oggi ce ne dovrebbe essere qualcuno meno, però insomma siamo oltre i 10, dai. In più c'è anche Casey Stone che sta girellando da quelle parti. Sì. In effetti l'abbiamo visto ieri appunto sempre nell'App of Honor, belle impennate sul rettilineo. Purtroppo è reduce, lo diciamo per il pubblico che magari non lo sa, reduce da un intervento alla spalla, se no sarebbe stato probabilmente in pista insieme a tutti quanti. Ok, allora questa è l'incredibile vista. Ciao ragazzi, tribuna spaziale gremita, non c'è più un posto. Bellissima Allora, visuale di Misano. Se vuoi Giovanni, scusami, sono qui al team Alma Pramac, ho sia Petrucci che Miller per due battute veloci. Danilo, ieri terzo nel flat track, oggi cosa dobbiamo aspettarci? Non lo so perché vanno tutti fortissimo. Io pensavo che si scherzava, invece no. No, adesso vediamo in gara. Ho girato un po' con gli altri. È divertente, è una gran moto, io non credevo potessimo essere così veloci. Va bene, dai, congratulazioni comunque e buon divertimento. Allora, Jack, how are you doing and which are the feeling with the V4? No, first of all, it's amazing to try the Panigale for the first time. I never drove, so it's an amazing experience for me to test this bike. The V4 has so much power, it's incredible. Maybe too much power, I destroyed the tire too early, but it's a lot of fun. Okay, but now you have a new set. Now we have fresh rubber, we go. Ok, thank you, congratulations. Allora, hai sentito il consumo delle gomme ancora una volta e poi soprattutto la grande potenza del V4. Giovanni, sono piloti abituati alle MotoGP, alle Superbike e rimangono impressionati. È veramente... Ma è la caratteristica principale di questa moto, creata per generare emozioni, creata per avere un filo diretto con la sua mamma MotoGP. Io ho provato questa Panigale V4 ed è mostruosamente impressionante. Bisogna accostarci dandogli del lei, iniziare con una mappa Rain, con calma, perché è veramente figlia di una MotoGP, figlia di un DNA Ducati che è racing, che è passione, che è voler stupire, voler regalare sensazioni uniche che la gente ricerca quando va a cercare una motocicletta Ducati, che sia una scramble full throttle divertentissima per l'uso a 360 gradi, o una Diavel o una multistrada o una Monster, ma poi si sale con i semimanubri e lì si va sul serio, al top della tecnologia mondiale, grazie a questo incredibile factory che si chiama Ducati, Ducati Racing, Ducati Corse, e il travaso che c'è tra R&D e la squadra corse. Però io vedo, mi sa che ti dovrai spostare. Sì Giovanni, infatti mi stavo spostando sulla griglia. Facciamo due battute veloci con uno dei grandi protagonisti della flat track di ieri, Andrea Pirillo. Tu stesso sei rimasto stupito dalla velocità. Io ho visto i commenti dei follower, sono stati tutti entusiasti veramente, per un solo secondo fuori contro Danilo. Ti chiedo un pronostico secco, chi vince la gara della Race of Champion? Allora, io ho visto i tempi e il 51, Pirro ha fatto un bel giro, quindi secondo me un 51 davanti a tutti ce lo vedo. Perfetto, poi l'hai provata anche tu la V4? Sì, stamattina, esperienza da brivido, guarda, ancora se ci ripenso mi vengono i brividi. Perfetto, complimenti Andrea e goditi lo spettacolo. Grazie, ciao a tutti.
Allora Giovanni, hai sentito? Sì. Io intanto mi sposto sulla griglia perché giustamente insomma qui fervono i preparativi, quindi andiamo avanti con il programma. La griglia me la fai tipo Le Mans oppure tipo 3 per fila? Come sarà poi la griglia? Allora, in questo momento le moto sono schierate, sì, sono tutte tutte schierate. uno di fianco all'altro perché devono fare la foto con le frecce tricolori. Poi sarà una griglia a 3x3, quindi prima fila 3 moto, poi altre Quindi, 3 e così via. Allora, the first row of the race of champion, Pirro, Rabat and Forest. Second row for Melandri, Rinaldi and Dovizioso. The third row for Jack Miller, Petrucci and Bayliss. And the last one, Simeon, Lorenzo e Karel Abram. Questa sarà la griglia di partenza, 3 moto per fila come una gara normale. In prima fila Pirro, Rabat, Forest, ma attenzione, seconda fila Melandri, Rinaldi e il Dovi, però bene anche Miller, Petrucci, Bayliss. Vedremo 8 giri. Allora sì, Giovanni, mi chiedono sempre per il pubblico di ricordare che la gara è visibile anche dal prato e che ci si accede attraverso il ponte bianco che scavalca il rettilineo, lo dico anche in inglese. You can watch the race also on the hill and you can use the white bridge that cross the main straight of the circuit. Ok. Sì, perché tutto il paddock che sta esplodendo, esatto, sta esplodendo. Non la entra tribuna, neanche uno spillo nella tribuna e nella palazzina. Esatto, la tribuna che è l'unico punto coperto e non c'è più un posto libero, e quindi nel prato, il prato della passione, il leggendario prato di Misano, quello che veniva la collina all'interno della Quercia, per capirsi. Okay. Falappa che partì per primo, attaccato da Russell, e si girò al tramonto e volò via e rientrò ultimo e arrivò in quarta posizione, se non erro. È sempre quello il pubblico del Prato, fantastico. E intanto sembra davvero di essere una gara un misto, però, no? Questa è MotoGP con Miller, Titone Rabat, Alma Pramac Danilo, Super Factory Desmo Dovi, arrivano tutti, un grandissimo leader dei campionati indipendenti Xavi Forés, e sono veramente il fiore e il meglio assolutamente di questo che è la stagione di grandissime vittorie. Melandri che parla con Bayliss, con Orghe. Siamo pronti per... siamo ormai a 10 minuti dallo schieramento dei piloti Cecconi, squadra Aruba Factory, il grande sfidante delle Superbike per l'ultimo anno con le leggendarie Panigale V2, e poi le figlie di questa meravigliosa moto di serie che è la V4S, però portate a 1000, e quindi aspetteremo la versione Superbike Racing che più o meno vedremo a EICMA. Guarda, c'è una bellissima immagine intanto qua sul rettilineo, l'amministratore delegato Claudio Domenicali insieme alle sue creature, nel mezzo tutte schierate, bellissimo. Tutti i piloti schierati, e noi siamo pronti per il conto alla rovescia, ragazzi. 10 minuti, tirate fuori i telefonini, le macchine fotografiche, perché al Mugello la gente si è commossa, perché è stato uno spettacolo di impatto emotivo incredibile, silenzio di tomba, motori spenti, le frecce tricolori e poi il via allo show della gara più attesa dell'anno sulla università delle due ruote al Mugello. E qui ripetiamo, grazie ai ragazzi di Ducati, questa incredibile esclusiva assoluta, le frecce tricolori che tra 9 minuti verranno a salutare i più forti piloti delle squadre Ducati: Pirro, Rabat, Forés, Melandri, Rinaldi, Dovi, Miller, Petrucci, Bayliss, Simeon, Lorenzo, Abram e tutti gli appassionati venuti da tutto il mondo, targhe incredibili, gente che ha spedito la moto dal Giappone, dall'Australia via nave, dalla Nuova Zelanda
per partecipare con la sua moto al VDV del ventennale. Allora Giovanni, guarda, io intanto se vuoi ho qui Xavier Simeon, grande rivelazione ieri della Flat Track Race, gli chiediamo come è andata invece la qualifica della Race of Champion. Dai, pensavo di fare un pelino meglio perché le free practice mi sono adattato velocemente alla moto, però nelle qualifiche non sono riuscito a fare un giro forte, però dai, ci divertiamo uguale e proveremo a stare un po' più avanti in gara. Perfetto, allora lo lasciamo perché deve fare naturalmente le foto con tutti gli altri piloti. C'è una bella atmosfera, devo dire, molto rilassata in questo momento. Rispetto a prima si è un po' allentata la tensione. Sì, assolutamente, però attenzione perché eccoli qui, questa parata, si chiama Race of Champion ma è veramente una parata, 12 titoli mondiali, piloti fenomenali, impegnati in 2 stagioni estremamente competitive e molto belle per questi talenti. E fra poco ricordiamo anche al pubblico il passaggio delle frecce tricolore sul rettilineo, sarà un momento veramente da togliere il fiato. Assolutamente, piloti in sella, conto alla rovescia. Tutto è pronto, io intanto qua ho un tuo collega Giovanni, l'abbiamo sentito Il direttore? anche ieri. Sì, direttore artistico, ti faccio salutare da Ringo. Dove sei Giovanni? In cabina a commentare un Bene, stai lì in evento. cabina che noi siamo qua, ci godiamo i piloti e la pista e le Umbrella Girls. Fai un po' di foto, preparate il vostro telefonino per questo spettacolo, guardate che immagine meravigliosa per Che meraviglia Giovanni, guardali. Karel Abram, Xavier Simeon, Titone Rabat, Jack Miller. Giovanni, faccio un tento di vedere chi vince. Secondo te chi vince? No, vabbè, impossibile. Impossibile, dice. È impossibile. Io punto col cuore su Troy Bayliss, outsider Miller e poi incazzato metto Spagnolo. E Pirro no? Perfetto. No, Pirro non l'ho messo. Ma Pirro che... non posso scegliere tutti. Va bene, questo era il pronostico di Ringo, grazie mille. Allora, qui veramente Giovanni... Allora, il conto alla rovescia come siamo? Esatto. -6? Allora, guarda, io li vedo Sì. all'orizzonte in formazione. Eccoli, inquadrati. Li vedo all'orizzonte, esatto. Attention for all the people. WDW now. All'1 in punto sta dicendo Paolo Ciabatti, dovrebbe esserci il passaggio, scusami. Sì, quindi mancano 5 minuti, ma sono già inquadrati dalle telecamere della nostra regia di Mauro Valentinuzzi che li ha già catturati. Incredibile vederli volare così vicini, 9. perfetti. 3, 6, 9, formazione strepitosa, la pattuglia acrobatica nazionale che va a regalarci questo sogno tricolore per la festa 20 anni VDV, incredibile, 10ª edizione. Non sono d'accordo con il presidente Copioli, io lo voglio ogni anno un VDV minimamente biennale, anzi ogni 6 mesi farei il VDV perché è una vera festa del motociclismo per chi ama le moto e andrebbe fatta sicuramente più spesso, ma io direi di lasciare anche ogni 6 mesi va bene, esatto. uno invernale possiamo fare un VTV, Winter VTV. Inquadratura di spalle per questi ragazzi che tra poco saranno sorvolati dalle frecce tricolori impassibili. Titone Rabat, Jack Miller, Danilo, Jorge, Andrea, Michele, Troy, Marco e Michael, e poi chiude la parata Xavi, Forés, tutti schierati. Allora Giovanni, chiedo scusa, nel frattempo ho parlato con Paolo Ciabatti, mi diceva saranno 3 i passaggi totali, non so se l'avevamo già detto.
3 passaggi, il primo semplice, poi ci saranno delle acrobazie successive. Ma io ci siamo, sento la tribuna sta un esplodendo. sound e si passa dal leggendario suono del V4 di Borgo Panigale al suono delle frecce tricolori, riconosciute universalmente come una delle pattuglie più performanti e spettacolari tra le pattuglie acrobatiche nazionali, veramente notevole. Allora, guardiamo se riusciamo a ritrovarli. È veramente impressionante, Giovanni, vedere questi aerei che volano in formazione e stanno praticamente girando qua davanti a noi all'orizzonte per cogliere precisamente l'attimo in cui transiteranno sul rettilineo, sopra il rettilineo all'1 in punto. È fantastico. Formazione a diamante. Esatto. Arrivano Intanto ci sono le trombe sulla tribuna. Ci credo. Veramente un momento incredibile. Tutti in piedi anche sulla collina all'interno della quercia. Li salutiamo. Ciao pubblico del VTV. Veramente un colpo d'occhio degno di una gara mondiale per questo VTV del ventennale che arriva al momento assoluto di massima emozione, il top del top dei piloti: Piero Rabat, Forest, Melandri, Rinaldi, Dovi, Miller, Petrucci, Bayliss, Simeon, Lorenzo, Karel Abraham e tra poco l'emozione della pattuglia acrobatica nazionale. Eccoli che ormai si stanno per presentare in formazione con il loro seguito. È partito l'inno nazionale, Giovanni, rimaniamo in silenzio. Eccoli Giovanni, stanno arrivando. Puoi riprendere il commento. Signore e signori, benvenuti al VTV Race of Champions, pattuglia acrobatica tricolore sul rettilineo di partenza della gara di Misano. Brividi, adrenalina, incredibile l'applauso del pubblico di Misano, del VTV. Giovanni, facce commosse qua in rettilineo, te lo giuro. Ma ci credo, ci credo. Volevano regalarci emozioni, non bastava avere in pista Lorenzo, Petrucci, Dovizioso, Rinaldi, Milandro e tutti gli altri, non bastava un'esibizione gara, ma per condire il tutto e dargli ancora più adrenalina ed emozione, una serie di passaggi di questa incredibile pattuglia generatrice di emozioni, così come le moto di Borgo Panigale. Orgoglio italiano Ducati, orgoglio italiano le frecce tricolori, veramente un momento magico, nuovo passaggio.
strepitoso. Allora Giovanni, aspettiamo altri 2 passaggi come dicevamo, quindi poi inizierà la procedura di partenza. Ma attenzione, perché non è finita, certo, non è un solo passaggio, l'abbiamo detto. Attenzione, perché loro ora ci regalano altri passaggi e figure. Non basta un solo passaggio. I Ecco ragazzi, la picchiata. Eccoli che arrivano. Attenzione, nuovo passaggio. L'applauso del pubblico di Misano. Il saluto delle frecce ai top rider, ed è una verticale con frecce tricolori che va a dipingere in cielo il bianco, il rosso e il verde. Un 3,60 Giovanni. Gli applausi di questi piloti con il naso per aria e l'esibizione che è ben più elaborata di quella del Mugello. È una serie di passaggi molto più spettacolare, anche perché al Mugello poi bisognava partire con la gara MotoGP subito. E siamo pronti per salutarli, questi fenomeni assoluti della pattuglia acrobatica che hanno voluto salutare i nostri piloti, che vanno a riportarsi ai box per sistemare le moto, prepararle, cambio gomme e poi si va alla griglia di partenza vera e propria. Quindi attenzione, eccoci qua, un grazie davvero, perché è stato uno dei momenti più belli, più emozionanti. Ricordiamo anche stasera, Lorenzo, un altro momento, concerto super con Nina Zilli e con tutti i ragazzi, tutti i piloti e tutto il mondo Ducati. Quindi siamo pronti. 13:04, posizionamento moto in griglia, carrelli, gomme. Alle 13:10 cambio gomme e coperte, quindi eccoli già pronti. Sono già state schierate le moto sulla... Sì, diciamo mentre... è una procedura un po' diversa da quella che siamo abituati a vedere nel corso di un normale Gran Premio, perché adesso i piloti sono tornati ai box, verranno sostituiti i pneumatici, come dicevamo, e poi ci sarà la procedura di partenza viceversa tradizionale, quindi giro di ricognizione o warm-up lap e poi questi 8 giri, 8 passaggi sul traguardo per eleggere il race champion del 2018. Sì, assolutamente, però insomma noi le emozioni ce le hanno già regalate, ce le sta riproponendo ora Mauro Valentinuzzi sui maxi schermi, veramente a bocca aperta tutti i piloti. Io, se vuoi, Giovanni, ho Marco Barnabò, team manager appunto del team Barni Racing, con Xavi Forest in prima fila. Congratulazioni ancora una volta per questo fantastico risultato. Con Xavi sappiamo nel mondiale le bellissime cose che avete fatto, anche qua al VTV vi state difendendo molto bene. Sì, diciamo siamo molto contenti di partire in prima fila, anche se è una piccola cosa, però è una bella soddisfazione mettere dietro i piloti del calibro che ci sono qua oggi. Quindi sono contento sicuramente per il pilota e per tutti noi, siamo contenti. Vi facciamo un grande in bocca al lupo e complimenti ancora, bravi. Bravo Barnabò, bravo Forest che parte in prima fila con Pirro Rabat, seconda fila Melan Rinaldi Dovi e poi Miller Petrucci Baylis, poi Xavier
Simeon, pilota belga, arrivato in GP quest'anno, il fenomenale Lorenzo, che ci ha regalato emozioni strepitose a partire dal Mugello, e poi Karel Abram, che è atteso la prossima gara a casa sua. Sì, a Brno, è vero. Sulla pista di Brno, quindi attenzione. Allora si va con il cambio gomme sulla pit lane. Com'è la situazione tempo? Perfetta? No, infatti ti Ah. volevo interrompere perché mi sono appena arrivato addosso un paio di gocce, ma veramente un paio, manco a farlo apposta. Stavo cercando di capire meglio, insomma, prima di dire questa cosa, perché ovviamente non vogliamo assolutamente che ci siano problemi legati al meteo, sarebbe un vero peccato, però ecco, ne sento altre e in questo momento io spero sia una situazione assolutamente passeggera. Non so se abbiamo portato le rain, ma non credo. Non credo Giovanni che Pirelli abbia portato le rain. Però, beh, tanto sono super mega professionisti, li abbiamo visti prima andare a assaggiare il grip durante i giri. E intanto ci dicono che dalla parte zona tramonto in effetti c'è un po' di gocce in pista, però tanto ci sono però pioviccica, quindi attenzione, un po' di brividi perché ci sono un po' di gocce, un pochino di gocce lungo il tracciato, e questo vabbè vedremo con i giri di ricognizione per il warm up lap. Forse faremo anche un paio di giri di ricognizione in più sicuramente. Esatto Giovanni, ti volevo infatti suggerire, probabilmente in caso di pista bagnata vengono di solito effettuati 2 giri di warm up, però questa naturalmente è una decisione che spetta al direttore di gara Raffaele De Fabritis, che ringraziamo e salutiamo. Assolutamente sì, vabbè, ma tanto sono mega professionisti. Questa è una esibizione, non è in palio nulla se non l'onore di aver regalato emozioni a questo incredibile pubblico che sta riempiendo ogni posto libero di questo teatro dei motori, il fenomenale circuito di Misano, che ha ospitato veramente la storia del motociclismo. Siamo pronti? Sì Giovanni, allora io intanto tanto possiamo cogliere insomma l'occasione per ricordare ancora una volta: moto personalizzate con livrea dei piloti, autografate, e soprattutto sulla testa di sterzo ci sono sia incise al laser, ci sia sia il nome che il numero di gara, e poi appunto dal pomeriggio sono già all'asta su eBay. Mi sembra da rimarcare che il prezzo non è il prezzo di una super special galattica con i colori MotoGP di tutte le scuderie, ma è il prezzo di base. Esatto, base d'asta, quindi prezzo di listino della moto. Poi esatto, non poi è dopo detto credo che non salga, o quantomeno insomma le più ambite è chiaro che saranno, no, quelle del Team Factory o comunque insomma di Troy Bayliss, faccio per dire, però c'è la possibilità di portarsi a casa veramente un pezzo di storia. Intanto abbiamo nel maxi schermo le pieghe con pedane strusciate e gomito a terra di Pirro, Rabat e Fures, che sono in prima fila, gomito a terra, pedana strusciata. Incredibile piega per una moto di serie. Mamma mia, che battesimo stratosferico per questa magica Panigale V4S. La moto che ha stupito tutti alla sua presentazione e che ora aspettiamo la 1000 versione base racing per il team Aruba del prossimo anno, quando debutterà ufficialmente nel mondiale contro le verdi, le blu, le rosse, in quel confronto che è riservato al massimo tecnologico della produzione mondiale di moto ipersportive, che si chiama Superbike,
contro invece quello che è tutto prototipi, che è la meravigliosa MotoGP. Eccoli qua, griglia di partenza, Race of Champion 2018, VDV ventennale, 10ª edizione, ci siamo? Allora Giovanni, ti confermo, allora niente Stone Grip si chiama in pratica questo adesivo che si applica sul serbatoio, per Melandri e Miller per esempio, non ce l'ha nemmeno Petrux, mentre ce l'ha Troy Bayliss e soprattutto gliene hanno applicato tantissimo, come dicevamo prima, a Jorge Lorenzo, ha proprio un serbatoio molto rinforzato sui fianchi con questo materiale, ripeto, con questa gomma che garantisce un discreto attrito sulla tuta del pilota, quindi ha cercato in qualche modo evidentemente di ricreare le stesse condizioni che aveva ricercato a lungo sulla Desmo 16 da MotoGP. Sì, la storia del serbatoio sì, però molto poi fa la testa e la mano destra. Lorenzo è giusto la notazione un talento tecnica stratosferico, se no non vinceva quei titoli mondiali, ma comunque sono tutti dei talenti, giù il cappello di fronte a chiunque, a Simeon, a Jorge, a Karel, sono tutti piloti meravigliosi che meritano il massimo rispetto assoluto, veramente. Allora, Eccoci. guarda Giovanni, stanno arrivando i piloti in questo momento, quindi forse avrò proprio la possibilità di parlare direttamente con Jorge se appunto ora non viene preso d'assalto dai tifosi. Allora, vediamo un attimo. Mega griglia di partenza, pronti 8 giri del circuito di Misano. Allora gli stanno spiegando ovviamente tutta la procedura, moto con termocoperte sopra, quindi colloquio con i suoi tecnici, perché come dicevamo effettivamente sono moto molto diverse da quelle che loro usano di solito, ma altrettanto sofisticate, quindi sicuramente non è facile l'operazione di messa a punto, insomma, di fine tuning, come si dice, per cucirla addosso ad ogni singolo pilota. Assolutamente sì, e intanto ci comunicano da varie postazioni i nostri operatori che ci sono qualche goccia di pioggia, ma niente di che per ora lungo il tracciato, qualche piccolo spruzzo. Serafino Foti, Marco Melandri, la squadra ruba è pronta in seconda fila, eccoli qua, Manuela, tutti, sembra di essere in un mix splendido, Superbike GP, Cecconi che regge il casco di Marco Melandri, il team principal della squadra che ci ha regalato grandissime gare, doppietta alla partenza con Melandri a Phillip Island. Allora sì, Giovanni, sono qui con Jorge. Allora, la qualifica magari non è andata benissimo, però sappiamo che tu hai un punto di forza nella partenza, i primi giri molto veloci. Adotterai questa strategia anche oggi? Beh, proverò a fare il meglio, però è difficile andare forte perché non tengo esperienza con questa moto, una moto che mai ho guidato. E Michele ci corre con questa moto per esempio, Rabat ci allena qua, Melandri corre Superbike, quindi è difficile andare come loro, però bueno, proverò il meglio, ma sempre senza rischiare evidentemente perché ci tocca provare a vincere a Brno e anche Austria. Perfetto, intanto l'applauso del pubblico di Misano per Jorge Lorenzo, che ringraziamo, in bocca al lupo. Allora, guarda, ha detto semplicemente che lui vuole vincere Brno e Austria. Esatto. Tanto di cappello tradotto. Jorge Lorenzo, tradotto in italiano, dice no, perché io voglio vincere Brno e Austria, quindi qui voglio andare tranquillo. Qui esatto, si risparmierà un po'. E quindi noi lo scusiamo subito in anticipo, basta che ci regali emozioni. Ma magari Brno. una partenza fulmine secondo me ce la fa anche. Si stanno iniziando a preparare. Prima fila, Tito Rabat, vai. Se vuoi sono con Michael Ruben Rinaldi, un attimo solo che mi intrufolo. Allora Michael, due parole per il pubblico. Allora, ieri ti abbiamo messo contro Dovizioso nella frat track, purtroppo hai avuto vita difficile. Oggi invece credo che il feeling sia decisamente migliore, perché tu, essendo campione stock nel 2017, avevi una moto diversa chiaramente, però già più simile a quella di quest'oggi. Sì, più simile, quindi è bello. La prima volta che provo la V4
e sarà una bella gara divertente per tutto il pubblico. Perfetto, in bocca al lupo allora Michael Ruben Rinaldi. Sento il tifo, il Sì, saluto. no. Incredibile Giovanni, guarda, incredibile. Tu sei abituato al Gran Premio d'Italia, ma io ti garantisco che qua siamo quasi sullo stesso livello. Beh, ma è la passione per le moto, l'amore per le due ruote, per i piloti, per Bayliss, per Lorenzo, per Dovizioso, per tutti, per Falappa, per Ruben, per Chili, per tutti quelli che hanno regalato emozioni in questi, diciamo 25-30 anni, dove la Ducati è rientrata in modo prepotente ai vertici assoluti del motorsport, a partire da quella leggendaria 200 miglia di Imola. Smart con una moto grigia ci fece capire che il bicilindrico aveva potenzialità agonistiche, e da lì in poi è stato un crescendo. Vai Giovanni, sono vicino ad Andrea Dovizioso, che è letteralmente preso d'assalto dai tifosi, quindi vediamo se gentilmente riusciamo a fare 2 battute. Allora, ha i tappi negli orecchi, quindi non mi sente. Un attimo solo che sta facendo un po' di selfie. Andrea, scusami, 2 battute prima della partenza. Azioni in sella alla V4. Per essere una moto stradale tanta roba. Però diciamo che è abbastanza diverso dalle nostre, quindi in mezz'ora non è semplice adattarsi, però mi sono divertito. Adesso vediamo la gara, di fare qualche battaglia divertente. Perfetto, noi ti facciamo il nostro in bocca al lupo, grazie da Andrea Dovizioso. Giovanni, fantastico, li abbiamo sentiti praticamente tutti, ma se vuoi io sono qua a disposizione. Nessun problema, chi hai portacelo pure al microfono, ma ormai siamo con il conto alla rovescia per iniziare i giri di ricognizione, per permettere ai piloti di prendere visione del tracciato, che ha avuto qualche goccettina di pioggia, ma niente di che. Sul piazzale di partenza invece mi sembra tutto regolare. Sì, adesso ti confermo, nessun problema, non c'è più nessuna goccia di pioggia. Diciamo, ci sono delle nuvole qua sopra il cielo di Misano, ma non minaccia pioggia. Allora, 8 giri, continuano a sistemare le mappe, a sistemare la parte tecnica di queste evolutissime Panigale di serie V4S, e aspettiamo che la direzione gara ci dia il cartello dei 5 minuti sgombrare la pista, 3 minuti e poi il via ai giri di ricognizione, composizione della griglia di partenza, e poi 8 giri e poi la premiazione per questa esibizione. Giustamente Lorenzo ce l'ha detto chiaro e tondo, insomma io gradirei andare a giocarmi le 2 gare. Il Dovic ha detto sì, però mezz'ora non è sufficiente, poi sono moto molto diverse dalle nostre. Giustamente magari più allenato Pirro, bravo Rabat, grande Forès, ma Melandri è andato bene, quarto tempo. Sì, è qui esatto in seconda fila con la Manuela, tranquillissimo, il più sorridente forse in griglia, lo vedo molto rilassato. Se vuoi provo a farci 2 parole. Marco, ti vedo però buone le tempo, dai. Sì, no, gara. Cioè non è il risultato, ma siamo qua per divertirci e cercare di far divertire. Faccio fatica per le mie gambe, e quindi sono sempre guidare come vorrei, però è veramente una moto, considerando che è una moto stradale messa in pista, è tanta roba. Bravo, complimenti. Allora Giovanni, io sento un po' di problemi forse col mio microfono. Intanto rientra verso i box l'uomo che dopo 33 anni ha riportato il titolo mondiale ad una casa italiana in MotoGP. Era il Gran Premio del Giappone, erano le 5 di mattina, la gara la vinse Capirossi, il titolo mondiale lo vinse questo ragazzo inquadrato che si chiama Casey Stoner, rimasto nel cuore di tutti i ducatisti, che va a salutare
il braccio al collo per la clavicola operata della punta di diamante del team Maruba insieme a Melandri, Chaz Davis, e ora pronti per questa Race of Champions, questa carrellata di talenti assoluti Superbike e MotoGP. Ci siamo? Sì, mi sa che deve cambiare pile. Può risolvere, ok. Ci siamo con il conto alla rovescia, aspettiamo l'ok per il cartello che ci dà il conto alla rovescia. Vediamo Serafino, Ciabatti, il cartello dei 5 minuti. Iniziamo a chiedere di sgomberare il piazzale di partenza, lasciare solo i meccanici con le termocoperte, piloti, indossare il casco e prepararsi al via dei giri di ricognizione. Quanti sono? Dovrebbero essere un paio invece di uno. Guardiamo. La pole position, un bacetto da parte di Barnabò al suo gioiello Michele Pirro, che va a indossare il casco. Al suo fianco il 53 Tito Rabat, Forés. 5 minutes to go to the warm-up laps for all the riders of the Race of Champions WDW 2018 Misano. Ci siamo. Prima fila Pirro, Rabat, Forés, seconda Melandri, Rinaldi, Dovizioso, terza Miller, Petrucci, Bayliss, Simeon, Lorenzo. 5 minuti al via del giro di riscaldamento, warm up lap. Ci siamo, inizia davvero il conto alla rovescia con il meglio delle squadre. Allora, sì, Giovanni, eccoci, bentornato. Io sono con Casey Stoner. Casey, just one word for the people. Welcome again, once again, to the WDW. No, it's nice to be here again in 2018, and you know, it should be interesting to watch this race. So we'll see what happens, and I hope everybody enjoys it. Ok, thank you so much. Have fun. Allora, abbiamo sentito anche le parole di Casey. Ti chiedo scusa, stavo cambiando la batteria al microfono. Perfetto. E non volevo perdere l'intervista. Assolutamente, salutiamo Casey, salutiamo le splendide rosse Audi che stanno rombando e che aprono ufficialmente la pista per dare il via. È già iniziato il conto alla rovescia che ci porta al warm-up lap e poi alla garetta esibizione. Allora, sì. Giovanni, un altro campione del mondo dalla Spagna stavolta, Carlos Checa. Carlos, benvenuto, bentornato anzi al VDV. Saluto per il pubblico. Ciao a tutti, è un piacere tornare qua. Questa volta non corro, però vabbè, la guardo con tanta intensità. Comunque tu sei rimasto nel cuore dei ducatisti. Anche Ducati nel mio? Perfetto, allora buon divertimento. Magari ci vediamo anche più tardi. Grazie a Carlos Checa, a te Giovanni. Fenomenale titolo, Team Altea, Carlo Checa, campione del mondo, uno degli ultimi della storia leggendaria Superbike per lo spagnolo, che ci regalò una stagione magnifica, ma ormai siamo pronti per entrare nel vivo con il conto alla rovescia. Sì, davvero è interessante notare come Carlos, nonostante abbia vinto un titolo, comunque sia rimasto veramente nel cuore dei ducatisti, al pari, insomma, dei grandi campioni come Carl Fogarty, come Troy Bayliss, come Giancarlo Falappa. Assolutamente sì. E 3 minuti al via del giro
di warm-up lap, di riscaldamento, tutto ok? Sì, sono rimasti solo i meccanici in questo momento con i piloti, casco in testa, ultime procedure, hanno ancora le termocoperte, quasi tutti, però le stanno togliendo in questo momento, Giovanni. E quindi si va alla procedura di questo che è il momento dopo le frecce tricolori, veramente momento di grandissima emozione, grazie ai responsabili, a Domenicali, Dalligna, Ciabatti, Foti, che hanno consentito questo momento di esibizione, passerella, racing fantastica, ben diversa dalla gara di accelerazione con le splendide Ducati che avevamo nelle altre edizioni. Questa è una cosa un po' più racing, un po' più nel DNA di quello che è lo spirito Ducati, che è lo spirito di questa Red Passion del bicilindrico e del V4, che ora vedremo impegnate, sentiremo il suono fantastico della Panigale, il saluto gialle, le magliette rosse di vari doc, delle varie brigate che vengono da tutto il mondo, una tribuna pazzesca. Ciao ragazzi, godetevela, una passerella, una gara fantastica, tutti pronti per seguire. Eccoli qua, Chesi, Adriana, Carlos, Ruben, Giancarlo, la storia della casa di Borgo Panigale racchiusa in questa festa meravigliosa delle due ruote, del telaio in traliccio. E ora 30 secondi, tutti fuori dalla griglia di partenza, pronti per il via del giro di riscaldamento del Race of Champion World Ducati Week. Attenzione, pronti per il via, e dopo il suono inconfondibile del V4 con Pirro, Rabat e Forest in prima fila, Melandri, Rinaldi, Dovi seconda, Miller, Petrucci, Bayliss, Simeon, Lorenzo e Abram. Motori al massimo, via! Si parte! Miller subito un'impennata pazzesca con una mano sola, giusto per sottolineare il temperamento dell'australiano, Giovanni. Beh, un gran temperamento, ma sono tutti dei talenti fenomenali. La pista la conoscono, la moto un po' meno. Si va con proprio Jack, Miller, che vanno un po' a assaggiare anche il tracciato, ma ormai è il sole dappertutto, non c'è nessuna traccia, e pronti per l'emozione di questi 8 giri. Vediamo un po' più sereno del solito l'ingegner Dalligna. Eccola qua la pattuglia, 12 talenti, 12 titoli mondiali. Miller fa passare tutti gli altri ora, Dovizioso, Rabat, Lorenzo, Forest, Melandri, Danilo, Petrucci. Allora Giovanni, io sono qua con Gigi Dalligna, dicevi viso un po' più sereno del solito, insomma. Sì dai, lo possiamo confermare. Sì, però lo ripeto, i piloti durante la gara fanno proprio i piloti, e quindi io aspetto la fine, non vorrei vedere nessun incidente. No, assolutamente no, tutte e 12 devono essere vendute all'asta. Assolutamente sì, spero veramente che usino la testa. Perfetto, grazie a Gigi Dalligna, sempre molto simpatico. Allora io, Giovanni, ancora una volta facciamo un bel applauso al pubblico, c'è un pubblico straordinario. Sì, non c'è bisogno di fare l'applauso ora ce l'abbiamo con i migliori talenti della MotoGP e della Superbike che stanno per fare questa passerella ad andatura
molto elevata, vicina al record della pista con moto di serie. Le Panigale V4S, ci siamo, si va per gli 8 giri, passerella, volti un pochino tirati dentro i box, bandiera verde, semaforo rosso, partenza valida, inizia the race of champion, Michele Pirro, all shot, primo Michele Pirro, mamma mia, iniziano i brividi, Ruben quarto, dietro sfilano Michele Pirro al comando, tallonato da Fores, Marco Melandri, terza posizione, Pirro, Fores la prima fila, eccoli uno dietro l'altro, poi battaglia dietro i due ragazzi team A20 a Pirro, Fores, Melandri, quarto Rinaldi, poi Miller, Simeon, Rabat, Baylis, Petrucci, attacco interno, arriva un po' alla garibaldina Danilo Petrucci, recupera posizioni, tenta la fuga Pirro, poi Fores, Melandri terzo, poi Rinaldi, Rabat tranquillo, Lorenzo chiude il gruppone con Abram, ma anche Petrucci tranquillo, tenta la fuga nel curvone, un Michele Pirro scatenato, dietro Fores, Melandri, Miller, Rinaldi, Rabat, Baylis ottavo, Baylis alle prese con Dovizioso e Baylis, Melandri in terza posizione, tallonato da Jack Miller, primo passaggio, attenzione, e Miller non scherza, poi c'è Rinaldi, arriva Petrucci, Simeon, Baylis, passa Dovizioso, battaglia Dovi, Baylis, cambiano le traiettorie, tenta la fuga Michele Pirro, poi Fores, Marco Melandri, Jack Miller, Miller chiude la porta Marco Melandri, ma arriva Miller, Rabat, poi Rinaldi, Michele in solitario, poi Fores, attenzione a Miller contro Melandri, Giovanni, incredibile pedana a terra, arriva Melandri in acrobazia che passa Miller in questo super slow, e poi Simeon, Baylis che passa Dovizioso, Petrucci, mamma mia che spettacolo, fenomenale, e violenta sbacchettata di Danilo Petrucci con Melandri tallonato da Rabat, terzo passaggio, Melandri va a attaccare Fores, secondo Xavi Fores, numero 12, attacco alla garibaldina, Rabat su Melandri, risponde, scambio di posizioni, Tito Rabat, Miller, Melandri, battaglia vera, Titone Rabat, infila Melandri risponde, si va al rettilineo, la quercia, Pirro, Fores, attacco interno, davanti, passa Tito Rabat, incrocio di linee, risponde Melandri, occhio a Miller, battaglia per il terzo gradino, poi Miller su Melandri, va largo, risponde Melandri che gli gira intorno, all'interno, battaglia, questi fanno sul serio, carena contro carena, Rabat che infila Melandri risponde a Miller,
battaglia per il terzo gradino del podio. Tito Rabat terzo, quarto Melandri, quinto Miller, poi Rinaldi, Dovi, Simeon, Bayliss, ancora battaglia, arriva Rinaldi, arriva Dovizioso, il Dovi in settima posizione, metà gara. Melandri e Miller a ferri corti, l'australiano del team Pramac, Petrucci alle prese con Lorenzo e Petrucci, intanto Tito Rabat va a attaccare Forés per il secondo posto, Pirro in solitaria, un drittone, c'è stato un dritto, mi sa per Bayliss, attenzione, attacco, Tito Rabat su Forés, secondo Rabat, lo spagnolo in seconda posizione, primo Pirro, secondo Rabat, terzo Forés, poi Melandri e Miller, Rinaldi e Dovizioso, Simeon, Petrucci e Lorenzo, ancora battaglia, non ci sta Xavi Forés contro Tito Rabat, c'è stato il drittone di Troy Bayliss, finito nella ghiaia, sorpasso, quinto passaggio